Ciao ragazze mie e ragazzi miei, bentornati sul mio canale. Allora, auguri mie adorate e miei adorati. Allora, come state? Come state? Siamo pronte per manifestare la nostra più grande maestria. Abbiamo chiuso con questo 2021 cicli interi di incarnazioni e quindi adesso stiamo scrivendo nuovo karma basato sulle nostre azioni quotidiane, che siano quindi azioni improntate alla purezza d'animo e di spirito, e quindi che siano azioni in virtù della magia, in virtù della creazione consapevole dell'uomo rinnovato, dell'uomo risvegliato, del maestro e della maestra. Così ci vogliono i maestri della fratellanza bianca di Shambhala, e sento una grande esultanza proprio a livello vibrazionale di tutti i fratelli galattici che ci hanno accompagnato fino a questo momento. Adesso siamo noi a scrivere il nostro destino in modo consapevole e quindi è meraviglioso tutto questo, ragazze mie. Quando vi connettete col vostro angelo custode lo sentite tutta questa meraviglia, quindi io vi auguro veramente con il cuore, con la passione che ho dentro, di manifestare il capolavoro della vostra vita. Allora, che bello, io sono felicissima per la nostra forza, la nostra comunità. Grazie per le centinaia di mail che veramente le vedo comparire sul desktop a manetta a oltranza, ed è straordinario. Straordinario veramente, perché ci stiamo allargando a macchia d'olio, abbiamo creato la comunità così come la volevano i maestri e ci espandiamo sempre di più perché si espande la nostra consapevolezza e la nostra maestria. Ci accompagniamo l'una con l'altra, abbracciate in una sinfonia d'amore, stiamo riaccordando l'universo sulla voce del cuore. E quindi tutto questo è meraviglioso, meraviglioso. Grazie, 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 grazie. Allora, oggi ci apprestiamo a fare, dopo il magnifico Capodanno di lui lei, io personalmente quelle torri della settimana scorsa le ho viste non solo a me ma anche alle persone a me vicino, quindi io ero sconvolta. Ma erano torri veramente il botto di Capodanno, qualcosa di meraviglioso, cioè veramente il risveglio della coscienza. E quindi ragazze mie, io vi dico e vi sottoscrivo, continuate ad avere fede perché la fede ripaga. Ve lo dicono le mie cellule, ve lo dicono le persone a me vicino, e non solo, voi mi mandate email su questo, quindi ragazze mie, fede e conoscenza, ok? Quindi abbiamo visto i botti di Capodanno questa settimana che è appena passata, la manifestazione del sogno. Ma cos'è la manifestazione del sogno? È il sogno delle fiamme gemelle che convivono all'interno di noi, come vi spiego sempre nei miei video della playlist Risvegliare la coscienza, che convivono all'interno di noi al di là di qualsiasi relazione noi possiamo avere. E anche se non ce l'abbiamo convivono, perché la fiamma è un archetipo che vive all'interno di noi. Quindi io invito sempre tutte le ragazze nuove, i ragazzi nuovi a guardare quei video sulla mia playlist Risvegliare la coscienza, perché quello che facciamo in questo canale è manifestare i potenziali nascosti attraverso cui possiamo veramente suggellare la nostra maestria. E come si fa a conoscere se stessi? Si fa attraverso l'interazione con l'altro, e quindi il mio obiettivo, l'obiettivo dei maestri con questo canale è quello proprio di risvegliare la coscienza, a creare l'uomo integro, attraverso lo step evolutivo che facciamo con l'altro. Quindi si parte dal vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, ossia a trovare l'opportunità in ogni circostanza, anche la più dura. E quindi, mie adorate e miei adorati, adesso vediamo il nostro lui, rispettivamente il nostro maschile, il divino maschile, la manifestazione, l'azione del mondo, e la nostra lei, ossia lo yin, la ricezione. Rispettivamente ricevo e manifesto amore puro e incondizionato. Questo è l'assunto delle fiamme, ossia della nostra anima, di tutte le anime incarnate sul pianeta, partendo dal livello di coscienza da cui si trovano, per arrivare al massimo che si sono prefisse e predisposte. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi miei, partiamo subito. Allora, andiamo a vedere il nostro
Giovanottone, che cosa ci propone in quest'anno nuovo il nostro maschile? Cosa va a manifestare? Noi attraverso questi interattivi del lui-lei cerchiamo di vedere quali sono le dinamiche energetiche che i maestri attraverso il nostro divino maschile e divino femminile ci intimano di fare affinché possiamo risvegliare la coscienza il meglio possibile. Quindi facciamo sempre il meglio di noi stessi, dobbiamo sempre fare il meglio di noi stessi finché il nostro destino non si rivela. Ok, allora andiamo a vedere adesso, vediamo un po'. Abbiamo visto che la nostra lei aveva i destini sulla sua sezione, quindi si sentiva unita con tutto l'universo e anche sapeva che quando una cosa è destino non ci possiamo fare niente e quindi bisogna avere la giusta fede affinché possiamo accompagnare tale destino. Ok, adesso andiamo a chiedere ai 72 angeli e ai maestri ascesi della fratellanza bianca quali sono i dettami di questa prima settimana del nuovo tempo, della nuova età dell'oro, per il nostro divino maschile e il nostro divino femminile. Dal 3 al 9 gennaio. Scusate. Allora, vediamo un po'. Divino maschile, divino femminile. Osho Zen, si vede? Sì. Ragazzi, ditemi se non si vede. Allora, stesso ho girato tutte le carte. Ecco, sperimentare, sì, abbiamo capito, sperimentare stavo uscendo, lo so che dobbiamo sperimentare. Ok. Vediamo come si comporta il nostro lui, che con tutto il torrone che gli ho dato in questi giorni ha avuto uno sbalzo glicemico. Non è vero, bello mio? Ecco. Vabbè, vediamo un attimo, che mo sta bello soddisfatto, bello pieno. Vediamo un po'. Allora. Così. Poi ci mettiamo questi, gli oracoli del sogno dello sciamano, ricordiamo che questo è l'anno del matto, 22, l'anno del matto, 2 più 2 fa 4, insieme all'imperatore, ossia costruisco sulla base di un'azione fatta con il rischio perché seguo il mio intuito. Quindi questo è proprio l'anno che ha questo tipo di assunto, ossia posso costruire, imperatore, soltanto laddove io seguo il mio intuito e non su basi precostituite in precedenza. Poi tra l'altro è entrato Giove in pesci, quindi abbiamo proprio una sorta di espansione sui nostri sogni. I pesci sono il sogno, dominati da Nettuno, il sogno nelle profondità, quindi l'espansione, Giove, il pianeta dell'espansione, nei sogni più profondi che abbiamo, quindi grande fortuna nei sogni più profondi. Quindi dobbiamo seminare bene, l'abbiamo già fatto, con focus, discernimento e disciplina. Ok. Ok. Poi ci mettiamo dove sta l'arcano maggiore,
già sì, lo spazio, ok, si vede? Sì, vediamo l'arcano maggiore, poi ci mettiamo la porta, l'oracolo delle porte, per vedere quale porta si apre. Ricordo per le ragazze nuove, questo video lo possono guardare tutti indistintamente, perché il nostro yin è ciò che riceviamo a livello intuitivo, il divino femminile, archetipo madre, e lo yang è ciò che manifestiamo, ossia il divino maschile, archetipo padre, grande madre e grande padre. E ci mettiamo l'angelo. Mm. 72 ragazze, questo è l'ultimo angelo, non so quale, ma lo vediamo subito. 72 l'ultimo angelo, è indicativo, eh? Allora, partiamo subito e vediamo cosa combina il nostro lui, il nostro divino maschile in questa settimana. Ah, è tempo di fare un sonnellino, forse ha fatto troppi botti in questo capodanno. Beh, diciamo che adesso andiamo a vedere come si manifesta il tutto. È tempo di fare un sonnellino significa che si sta schiarendo le idee su qualcosa. È come se avesse capito cosa deve fare, sta prendendo la rincorsa. Quindi è come se nella manifestazione noi abbiamo una gestazione funzionale, ossia un tempo che sta per arrivare e per cui ci stiamo modellando le nuove armi. E quindi è come se è tempo di fare un sonnellino, ci dice appunto che è come se lui sta schiarendosi le idee su qualcosa. Ok, andiamo a vedere gli Osho Zen. Repressione, perché non ce la fa più. Ok, qua sta per esplodere qualcosa perché è da tanto tempo che la sta covando, quindi è tempo di fare un sonnellino, forse si riferisce anche a prima, perché è stato troppo a riposo per tanto tempo, magari su alcune dinamiche che doveva manifestare o su un aspetto che doveva manifestare, e sta per esplodere qualcosa. Repressione, vediamo qua. Rammendare il velo, il perdono, ragazze mie. Ecco perché lui si rende conto che deve essere perdonato per qualcosa, e si sta schiarendo le idee, non ce la fa più, vuole parlare, chiedere questo perdono. E questo è tempo di fare un sonnellino perché è stato troppo tempo in silenzio riguardo a un aspetto per cui deve chiedere perdono, ragazze mie. Qua c'è la repressione, non vede l'ora di chiedere perdono. Ok, vediamo lei. Lei ha flessibilità. Questo significa che lei, questa è una sorta di appeso alle ottave alte, mi verrebbe da dire, perché lei si rende flessibile, cioè inizia a capire le dinamiche sue, le dinamiche dell'altro, inizia a essere proprio più flessibile nei confronti di se stessa, meno accusatrice verso se stessa e quindi anche più flessibile nei confronti degli altri. Capisce che ci sono tante dinamiche in ognuno di noi e quindi di conseguenza lei la vedo molto, come dire, che va incontro alle cose piuttosto che sentirsi bloccata, ok? Quindi la vedo molto flessibile, riesce ad ascoltare anche l'altro, non ha più la spada puntata, non ha più, cioè è molto flessibile in tutte le dinamiche. Vediamo un po' di Osho Zen, perché è guarita. Qua abbiamo la guarigione, abbiamo l'apertura del quarto chakra, ragazze mie. Lei è compassionevole, abbiamo visto la settimana scorsa, avevamo la regina di coppe. Quindi lei è guarita, ecco perché è flessibile, si vede già la manifestazione della sua guarigione anche con l'altro e di conseguenza, siccome lei sta emanando all'esterno questa guarigione del quarto chakra, del fatto che lei ha perdonato, lui non vede l'ora di chiedere perdono anche, questo può essere, no? E quindi lei capisce anche che lei ha avuto delle colpe che non riusciva ad ammettere, mi viene da dire, perché capisce le dinamiche dell'universo, che nessuno ha colpe di per sé, ma sono degli attori che vengono, quello che stabiliamo con gli altri sul piano della realtà 3D, sono dei patti animici per bilanciare un karma. Ecco perché quindi lei non accusa più fuori, perché ha capito che tante cose che ha accusato fuori erano cose sue interne e quindi ringrazia anche l'altro per avergliele mostrate. Ok, vediamo qua.
Il ponte celeste, possibilità di unione, è bellissima. Questa è una delle carte più belle dell'oracolo del sogno dello sciamano. Qua significa che lei sta andando verso la realizzazione del suo massimo desiderio, perché ha integrato in sé l'amore incondizionato, la possibilità di vera unione. Come ho spiegato anche nel mio video, nell'ultimo video che ho postato, Anatomia della guarigione, rapporti karmici e fiamme gemelle, anime gemelle, la coppia ha una chance quando entrambi riescono finalmente a vedere e integrare le ombre dell'altro, cioè a capire che l'altro proietta le proprie ombre, quindi riescono quando integrano degli aspetti di loro stesse attraverso l'altro a svuotare l'altro della proiezione e a integrare l'amore incondizionato. Possibilità di unione perché c'è guarigione, si rende flessibile, già mi viene da dire, nei confronti di lui, e lui non vede l'ora di chiederle perdono. E sono, guarda ragazzi, la vedo proprio un'energia compassionevole da entrambe le parti. Un'energia compassionevole significa che nessuno accusa più l'altro, ci si pone uno davanti all'altro con profonda umiltà e discernimento, ok? Vediamo qua. Sentimenti romantici, questo è fantastico. I tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Ragazze, questa è una resa incondizionata all'ego. Rispetto all'ego, qua entrambi provano il romanticismo, iniziano a vedere la bellezza e l'armonia del rapporto. Vediamo l'arcano maggiore. E qua abbiamo cambiato il punto di vista, ci si è sacrificati per troppo tempo, abbiamo l'appeso, ragazzi, questa è una sorta di appeso alle ottave alte, no? E qua è proprio il cambiamento di punto di vista e soprattutto il sacrificio per essere stati lontani dal vero amore. Cambiamento di prospettiva totale. Vediamo la porta che si apre. La porta d'oro, mamma che botta! La porta d'oro, il partner della tua vita. Ragazzi, io vi devo leggere questa carta perché è di una levatura pazzesca. Ci tengo proprio perché chi le ha fatti questi oracoli è giusto che venga dato il merito, perché vi devo leggere questa carta, ragazze mie. No, guardate. Parole chiave, incontri importanti, arrivo inatteso, sorprese, arrivo di persone positive. La porta d'oro si riferisce a incontri significativi o inattesi nell'ingresso della vita del consultante. La carta rappresenta un incontro fortuito con il destino. Se la domanda riguarda l'amore, la carta predice un incontro con una persona che avrà un ruolo determinante nella vita sentimentale del consultante. Potrebbe essere, anzi, trattarsi della persona giusta con la quale inizierà la storia della vita. Ragazzi, io sono rabbrividita. Guarda, me l'ho voluta leggere apposta perché per dare credito e valenza, no? Cioè, come quando si mettono le note a piedi pagina, o comunque sia, ok. E vabbè, vi ho letto tutto. Vi ho letto tutto. Vediamo l'angelo. Purificazione spirituale, numero 72 è l'ultimo angelo. Realizzazione e successo, ragazze mie. Angelo Mumia ci aiuta a essere servi umili di Dio. Ragazze, qua arriva una cosa straordinaria che non è come i botti di Capodanno, bensì è proprio come la porta d'oro, cioè il Sacro Graal. Il Sacro Graal, oh Signore, il Sacro Graal. E beh, il Sacro Graal, ragazze mie, qua c'è praticamente di lei l'apertura totale, lui non vede l'ora dopo tanto tempo di esprimere il suo perdono, per alcuni lui c'è ancora un'attesa perché stanno proprio sviscerando le ultime dei dinamiche che non servono più. Qua vediamo farfalle, oro, è bellissimo, è veramente straordinario. Qua lei ascolta lui, perché ha capito che lui è una parte di se stessa e quindi c'è la possibilità di unione. Bellissimo, questo è stupendo. Ma come lo intitolo st'altro video? Guarda ragazzi, ogni volta è un problema. Ok, quindi ragazze mie, noi partiamo subito. Io non vedo l'ora di sapere qua. E vi dico che stai riprendendo? Sì. E vi dico che mo lo spostiamo di qua. Il senso qual è, ragazzi miei? Bisogna amare in modo senza condizioni. E quindi io anche tutti i video che vi posto, no, sono proprio funzionali ad aiutarvi ad avere l'intuizione giusta affinché la vostra anima, il vostro sommo bene vi porti nella consapevolezza, va bene? Io vi dico, ragazze mie, personalmente che non è facile effettivamente lasciare andare l'ego, il controllo, il possesso rispetto, no, a una persona che amiamo. Ve lo dico proprio come esperienza.
Però effettivamente l'amore significa lasciar volare quella persona. E, e questo ha a che fare con la nostra autostima. E vi dico, ragazze mie, per esperienza personale, la fede ripaga, la fede ripaga. E l'amore della vostra vita è già dentro di voi, quello che a voi predestinato è destinato. Quindi vivete la vostra vita con la bellezza che avete nel cuore. Portate il servizio alla grande causa, dedicatevi agli altri, dedicatevi con amore agli altri e sentitevi appagate quotidianamente. Io sapete cosa dico la mattina? Questa frase mi ha aiutato sempre. Grazie Signore per questo nuovo giorno. Oggi indicami come posso esserti utile al massimo delle mie capacità. E la giornata vi cambia, ragazzi miei. Basta chiedere, ok? Abbiate la fede di vivervi un amore puro e incondizionato, di creare la vostra famiglia, di creare la famiglia che sia all'altezza del nuovo tempo, che parli di bellezza, che parli di amore, che parli di gioia. Ma questo lo possiamo fare solo se abbiamo creato dentro di noi la bellezza, l'armonia e la gioia, e la proiettiamo all'esterno con la persona degna di questa meraviglia. E credetemi, tutto si avvera. È la mia esperienza che parla, non le carte. Ma tanto voi lo sapete. La maggior parte di voi lo sanno, lo sanno. E quindi è meraviglioso, è meraviglioso. Allora, ok, qua già vogliono parlare tanto. Allora, chiediamo ai 72 angeli, a Mumia, questa realizzazione è successo e chiediamo ai maestri ascesi di cosa parla il monito di lui, per favore, cosa accade a lui in questa settimana, al nostro divino maschile. Cosa accade a lui, al nostro divino maschile in questa settimana? Sta correndo, vuole parlare, cavaliere di spade, vedete, no? Sta correndo, vuole parlare, vuole spiegare, vuole tagliare ogni dubbio. Cosa accade a lui? 7 di denari per seminare nuovi frutti, perché si è atteso anche tanto. Per seminare nuovi frutti, ok, cosa accade a lui? La trasformazione totale, vuole parlare a lei, lui ha avuto una trasformazione radicale, ha visto la luce. Si è chiuso tutto il suo passato e lui vuole parlare con lei affinché possa farle vedere che è nato a nuova vita. Ok, cosa accade a lui? Sì, è in cammino, qua c'è il cavaliere di denari, ci ha messo tanto tempo ad arrivare, ma adesso arriva con un'offerta concreta. 3 di coppe, perché vuole la riappacificazione, vuole riappacificarsi, vuole celebrare la vita, invitarla a cena, condividere la gioia. Allora questa è una stesa che qui bellissima, lui è in arrivo, perché in arrivo abbiamo 2 cavalieri, ragazze mie, le vedete pure voi le carte, no? Abbiamo 2 cavalieri che sono uno che vuole parlare di verità e ci ha messo tanto tempo ad arrivare. Questa verità è coadiuvata da un'offerta concreta, perché lui ha avuto una trasformazione profondissima in merito, grazie alla quale, solo grazie a questa ha potuto andare da lei e arrivare da lei. Ha atteso tanto perché? Perché stava avvenendo questa trasformazione. Mi spiego, no? E quindi lui vuole seminare nuovi frutti che siano delle querce ben salde, affinché si abbia questa riconciliazione, celebrare la vita, invitarla a cena, farle godere della vita, cioè questa repressione non ce la fa più, ok? Bello, bello, bello. E di cosa mi parla questo cavaliere di spade? Un altro carro veloce perché vuole trionfare su tutte le difficoltà che ci sono state, questo è anche spostamenti geografici da un paese all'altro, da una regione all'altra o da un continente all'altro. Per eliminare ogni dubbio è stato, cioè come se questo 5 di spade ci parla dell'autosabotaggio di lui, dei comportamenti sbagliati che lui ha avuto e che non ne vuole più sapere di questi comportamenti sbagliati e vuole trionfare su questo confrontandosi con lei, dicendo la verità, parlando di verità. Ok. Allora, di cosa parla il 7 di denari, questo investimento che vuole fare? Vuole chiederle scusa, paggio di coppe, aprirle il suo cuore, ok, aprirle il suo cuore. La luna vuole dire, parlare di cose non dette,
vuole aprirle il suo cuore affinché possa spiegarle le sue paure, vuole aprire il suo cuore a un gesto romantico. Il paggio di coppe parla proprio del gesto romantico che ha atteso ad arrivare affinché lui si trasformasse prima di tutto. Ok? E quindi la luna ci parla dell'attesa che c'è stata perché c'erano paure inconsce relative a una grande storia d'amore e quindi anche all'archetipo madre, ma non mi metto a fare psicoterapia adesso qua. Quindi a svelare un gesto romantico e poi anche una cosa, ragazze mie, non solo a parlare un gesto romantico di ciò che covava già nell'inconscio da tanto tempo perché è ossessionato nel fare questa cosa da tanto tempo. E la luna ci parla dell'intuizione che gli giunge affinché lui apra il cuore con un gesto romantico per seminare nuovi frutti. Ok, e questa trasformazione della morte di cosa parla in lui? Regina di coppe, mamma mia, lui ha sentito di amarla in modo unico e inequivocabile. Lui ama questa donna perché è la donna che sa prendersi cura, è la donna che vede come donna della vita perché si prende cura di se stessa, si prende cura degli altri e magari lei ha dato tanto a lui e lui non ha dato altrettanto a lei. E quindi da quando si sono separati lui ha sentito, magari vivendo relazioni karmiche e altre situazioni karmiche basate sull'ego, che lei è l'amore della sua vita. Abbiamo visto qua con questa carta l'amore della sua vita, purificazione spirituale. Ha avuto un cambio, una trasformazione totale e sa di amare lei in modo unico e incondizionato. L'imperatrice! Perché lei è il suo sogno, è la donna dei suoi sogni, è il divino femminile, la donna della sua vita, lo diceva anche questa carta. L'imperatrice parla che lui ha cambiato completamente registro, essendo finalmente pronto a tutto il potenziale che vedeva in questa relazione prima, lo vede adesso e vuole seminare concretamente questi frutti. Parla del fatto che lui si è allontanato perché la vedeva più grande di lui, proprio a livello di energetico, la vedeva più, la ammirava tanto, lui si è sentito represso in questo e quindi è dovuto allontanarsi per sanare queste condizioni di autostima, ok? E quindi si fa avanti con umiltà. Wow, wow, come lo chiamiamo sto video, mo, ragazze? Boh, vabbè, lo vediamo. Ok, Cavaliere di Denari di cosa mi parla? 4 di denari, non può perderla per nessuna ragione al mondo, perché ha visto che lei, quando si è allontanato, per molte di lei è cresciuta anche magari sotto il profilo proprio psicofisico, anche lavorativamente, ha espanso il suo potere, lui non può perderla per nessuna ragione al mondo, per questo le va a dare un'offerta concreta e vuole parlare paggio ai denari concretamente di questo nuovo inizio. Quanto torrone ti ho fatto mangiare? Dillo alle ragazze nostre, che sei stato bravo, come ti vogliamo bene, un applauso al nostro lui, bravo bello mio, bravo, ecco, appunto. Allora, andiamo subito a vedere, stai riprendendo? Sì, la nostra lei, per favore, subito. Allora, vediamo la nostra lei cosa accade in questa settimana. Allora, vediamo un attimo, battiamo prima di chiedere, battiamo, queste carte sono talmente dure ancora nonostante le usi. Oh, guarda, mannaggia. Ok. Allora, vediamo cosa accade. Prima battiamo, poi facciamo la domanda. Allora. Qua c'è proprio il sacrificio che lui sente di aver fatto, allontanandosi da lei o lei viceversa. Ricordo che questo video lo possono guardare uomini e donne, sempre. E quindi ecco lei che se ne va, se sei uomo, ecco lei che se ne va, che è il runner in questo caso, che non è pronta alla realizzazione di questo amore, se sei uomo. E, ovviamente, sì, è questo che stavo dicendo. Io mi confondo poi. Allora, chiediamo ai maestri della fratellanza e ai 72 angeli, a Mumia, cosa vuol dire questo splendido monito di lei? Mi dite cosa vuol dire il fatto che lei dia la possibilità di unione, veda finalmente l'unione con Dio e col suo Lui e questo essere flessibile, la guarigione del quarto chakra, cosa vuol dire? Questo amore puro e incondizionato che lei inizia a sperimentare, di cosa parla? Cosa accade alla nostra lei dal 3 al 9 gennaio? Ah, c'è una regina di spade qua, ok. Cosa accade alla nostra lei?
Una regina di denari pure, addirittura. Quindi lei parla in modo concreto, eh? Cosa accade alla nostra lei dal 3 al 9 gennaio? Cosa accade alla nostra lei? Due di spade, ok, ok. Cosa accade alla nostra lei? È folle, ho capito, va bene. Il sole. Allora, qua c'è l'unione. Qua c'è l'unione, sai perché? C'è il sole fondomazzo, lei ha l'unione in questa settimana. Perché vi dico? Perché lei la vedo in due energie, regina di spade e regina di denari. Cioè lei ha chiaro quello che vuole, è una donna che ha sofferto tanto, di conseguenza è in stato di guarigione, no? Col quarto chakra. Quindi parla in modo chiaro e concreto con la regina di denari. E con lei, con la regina di denari, che ha anche ristabilito le sue priorità, magari è anche colei che durante la tormenta con lui, la divisione, la separazione con lui, si è impegnata nel suo lavoro producendo tanti frutti e quindi adesso lei è concentrata sulla parte pragmatica della sua vita e quindi a livello mentale lei ha chiaro quello che vuole, non mendica più amore, è pronta all'amore puro e incondizionato. E siccome questa è la veste di lei a livello energetico, qua abbiamo un due di spade che ci parla dell'indecisione rispetto a qualcosa che lei non sta vedendo. Ok? E poi qua, oppure vi dico già che non ha visto, perché qua abbiamo la fine stesa il folle, ossia lei rischia in questa settimana, fa un salto di fede per un nuovo inizio e grazie a questo lei ha il sole. Ok? È possibile che lei nel confronto con lui sia chiara, sia decisa, determinata e soprattutto pragmatica e potrebbe avere dell'indecisione su alcuni punti e questa indecisione la portano a dire io devo seguire l'intuito, l'istinto, non mi devo far condizionare dal mentale perché ho il cuore aperto, bensì porto il discernimento, la logica della regina di spade ad essere a favore del cuore. Le mie parole della regina di spade sono parole dettate dal cuore, sono parole logiche dettate dal cuore. Ok? Discernimento tra la mente e il cuore, discernimento tra il mentale e l'intuizione. Ok? E lei si lancia, rischia perché c'è il cuore aperto, non fa più la regina di spade perché è pragmatica, offre la possibilità di aprire se stessa, c'ha la flessibilità, ecco perché qua abbiamo la flessibilità con il cuore aperto, perché da chi ha sofferto, lei soprattutto se all'incontro con lui, da chi ha sofferto, questo le può destare un po' scompiglio se non lo vede da tanto tempo o comunque ha il confronto con lui, ok? Questo le può destare dello scompiglio, ma non si lascia più abbindolare da un karma del passato laddove lei utilizzava solo il mentale, perché grazie all'esperienza della separazione lei è diventata regina di denari, ossia è pragmatica nella materia e quindi ha tutte le potenzialità per creare e costruire una famiglia. E quindi con il cuore aperto lei ascolta quello che lui ha da dire. Questa indecisione, vedete come la regina di denari guarda il due di spade, ossia io sono pragmatica, sono concreta, sono pronta ad essere una madre di famiglia, una compagna, perché mi sono impegnata nel mio lavoro, nella mia attività, nella mia concretezza e quindi è questo che mi va ad eludere l'indecisione del due di spade. La regina di denari mi guarda il due di spade e grazie al fatto che io sono concreta e quindi ascolto con la flessibilità anche l'altro, non stando nel mentale. Bensì, cosa succede quindi? Il folle, ragazzi miei, grazie al fatto che lei rischia, fa un'azione che non ha mai fatto in precedenza perché prima si faceva prendere dal mentale, lei ha l'unione, il sole, la chiarezza, ok? Qua incarna proprio le due energie, bellissimo, complimenti. Qua abbiamo, questo è il re di coppe, quindi come se fosse l'energia della parte maschile, ma è il suo maschile. Cioè il suo maschile, essendo questo un re di coppe, lei manifesta azioni che parlano d'amore, azioni di cuore aperto, non azioni che parlano di cuore chiuso. E mette la regina di spade, colei che taglia e parla, taglia ciò che non serve, ma lo fa in modo pragmatico perché è pronta a costruire, non lo fa per ribellione, non lo fa per dispetto, non lo fa, no, no. Qua abbiamo la voglia di concretezza, qua abbiamo il ponte celeste, possibilità di unione e abbiamo il sole. Wow, ok, adesso andiamo a vedere subito di cosa parla la regina di spade, per favore. La regina di spade di cosa mi parla? Perché ha sofferto di un tre di spade, di un dolore connesso alla relazione, ecco perché comunque non si lascia abbindolare dal dolore ma utilizza la sua
il suo pragmatismo della regina di denari, infatti è un dolore che le ha fatto cambiare il punto di vista e quindi lei sa adesso quello che vuole, quello che deve fare e soprattutto un dolore connaturato, un dolore connaturato anche all'attesa, alla separazione che le ha fatto cambiare il punto di vista. Ok, la regina di denari di cosa mi parla? Eccola, la giustizia che vi ho detto ragazze. Lei non si lascia abbindolare dal mentale per un dolore già trasmutato, qua abbiamo l'appeso, e quindi lei parlerà per fare le cose giuste, essendo pratica. Lei vuole l'unione e l'unione avrà, ok? Ma essendo pratica, non fa più affidamento a cose del passato, automatismi. Di nuovo il 3 di spade. Lei è pratica, lei si presenta come una donna pratica e pragmatica perché sa che in questo modo lei può fare giustizia rispetto al dolore che ha avuto nel passato, ok? Lei rimette le cose in equilibrio, Ok, il 2 di spade di cosa ci parla? Il 2 di spade di cosa ci parla? E infatti del 10 di coppe è indecisa su come andare incontro alla grande felicità. E questo abbiamo visto che alla fine si lancia perché capisce che seguire l'intuito e non il mentale è la sola cosa da fare affinché si possa anelare a questa felicità. Ok? E infatti paggio di spade è come se non si fidasse e quindi alla fine taglia questa indecisione perché abbiamo il folle qui. Ok, di cosa mi parla il folle quindi? Questo rischio, questo salto di fede. Lei rischia proprio a parlare, a dire qualcosa. Lei rischia anche a partire da zero. Vediamo il folle di cosa parla. Di nuovo il 3 di spade. Ragazze, lei avverrà una guarigione epocale. Perché lei fa tutto ciò che non avrebbe mai fatto prima rispetto a un dolore. Se lei prima con questo dolore qui si chiudeva, per dire, in questo caso non si chiude più, ma rischia, ok? Riparte da zero, non vuole più lasciarsi guidare dal vecchio karma, fa un'azione completamente differente. E infatti karma è la ruota, madonna mia. Quindi lei rischia, per cambiare tutto, per cambiare il dolore, lei rischia, fa il salto di fede, abbiamo visto che l'abbiamo il sole. Uff, mamma mia, pure qua che botta. Madonna Gesù, stai riprendendo? Sì, mamma mia, ok. Vabbè, ancora di più non so come chiamare questo video. Va bene, lo vedremo poi. Ok, allora, vediamo un attimo. Quindi andiamo subito a vedere lui cosa penserà in questa settimana. Lui cosa pensa in questa settimana? Di fare lo sforzo di togliersi tutti i pesi. 10 di bastoni. Il mondo per chiudere un ciclo che riguarda i pesi. Di fare l'ultimo sforzo, di fare lo sforzo di correre. Qua mi cade sotto il cavaliere di spade. Lo sforzo di chiudere un ciclo vecchio e iniziarne uno nuovo. Ok, mi date una specifica su questo 10 di bastoni per favore? La giustizia, per rimettere le cose in equilibrio, deve fare lo sforzo e parlare con lei. Re di coppe, Madonna, per mettere le cose in equilibrio deve dirle che la ama, deve fare lo sforzo di parlarle per dirle che la ama, ok? Perché non può perderla, abbiamo visto qui. Bravo. Allora vediamo no, scusatemi, cosa prova lui questa settimana? Cosa prova? La regina di denari, te l'ho detto, sta qua. Lui sa che lei è la donna con cui costruire e investire, perché l'ha vista crescere, sbocciare, incentrata sul suo lavoro, è come se la sentisse che la perde, capito? Stai sentendo che la sta perdendo perché è lei con cui vuole costruire. 9 di denari e la vede nel pieno, te l'ho detto che è sbocciata col 9 di denari, sente che è molto concentrata nel suo lavoro, sente che è come se lui non lo considera più e lui non vuole perderla, ecco perché si affretta e vuole parlarle, capito? Bravo. E quindi sì, sente che lei è proprio sta sbocciando, è come se è incentrata molto su se stessa e sul suo lavoro e lui non la vuole perdere, l'abbiamo vista qua, Datemi un'altra specifica sulla regina di denari. Cioè ce l'ha proprio nel cuore. Ok. La stella, ragazze, e lei è il suo massimo desiderio della vita. E sente che è una relazione destinata, per questo lui vuole chiedere perdono, 2 di spade pure qua, sente che se non fa un passo questo la perde, cioè questo è il senso, o comunque il grande passo per molte di loro che voi che siete tornate insieme che mi avete scritto, lui sente che deve fare proprio un passo in più altrimenti ti perde, cioè chiederti anche di sposarti, la convivenza, mi spiego, no?
Ok, qua nell'emotività lui ha guarito, ha sanato l'indecisione, ecco perché va da lei, perché lei il suo massimo desiderio, il suo sogno. Lui ha sanato l'indecisione, non è più indeciso. La carta della stella è anche la carta della sanazione dell'indecisione. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere lei cosa penserà in questa settimana. Lei cosa penserà in questa settimana? Cosa pensa? Il 3 di denari, lei vuole costruire, lei vuole collaborare insieme a lui a trovare, prima di tutto con se stessa, a costruire, trovare delle soluzioni insieme per creare qualcosa di magnifico, ok? Quindi lei penserà a questo, ecco mi cade sotto la regina di spade proprio il pensiero di costruire, come vi avevo detto prima, ok? L'eremita perché ha fatto la scoperta, l'illuminazione ha avuto del fatto che lei deve trovare un compromesso con lui, perché trovando il compromesso con lui trova il compromesso con se stessa al fine di sperimentare praticamente l'amore unico e incondizionato che prova per lui e praticarlo sul piano della materia. Questo è il compromesso. Cioè lei già sente tutto questo e lei pensa di collaborare con lui a trovare soluzioni perché il lungo peregrinare emotivo dell'eremita l'ha portata a fare tale scoperta. Ok. E cosa mi parla ancora nello specifico il 3 di denari, per favore? Ancora di più nello specifico il 3 di denari di cosa mi parla? Il 3 di denari ancora di più nello specifico. Sì, sì. Qua abbiamo il cavaliere di bastoni, proprio la forza, la voglia di comunicare, la voglia di collaborare con lui. Questo è il cavaliere di bastoni, che è colui che è appassionato, non vede l'ora. Questa è sia l'energia di lei, sia il possibile lui che arriva chiedendo la voglia di collaborazione. 9 di denari, perché? Perché la vede splendere, lui si vuole affrettare. Lei è piena del suo lavoro, ragazze mie, nella sua centratura. Io lo sento molto questa cosa che lui si vuole affrettare per non perderla perché la vede incentrata sul suo lavoro e sulla sua abbondanza lavorativa o comunque sia la vede incentrata su se stessa. Il ritorno proprio alla completezza, il 9 di denari, come dico sempre, due 9 di denari che si incontrano fanno le fiamme gemelle auspicando al 10 di denari. Quindi lei vuole collaborare con lui anche con tanta passione, perché si sente nel pieno del suo potere col 9 di denari, la regina di denari, nel pieno della sua abbondanza, non mendica più alcuna briciola. Brava, ok? E fatemi capire adesso cosa prova lei in questa settimana. 9 di bastoni. Allora, qua c'è la perseveranza nei suoi obiettivi. Quindi a livello proprio intimo, lei va. Fammi vedere il fondo mazzo. Sì, sì. C'è la perseveranza nel creare l'unione, il due di coppe, ragazze. La perseveranza nel costruire questo amore. Ok, e sa che ci vuole un ultimo sforzo, qua non la vedo come diffidenza, perché lei apre il cuore, perché il 9 di bastoni può anche parlare della diffidenza, in questo caso, vista tutta la stesa come sta uscendo, questa è la perseveranza del 9 di bastoni affinché si realizzi l'unione e anche sfatare ogni dubbio rispetto all'unione. Perché mi cade sotto la regina di denari, che come abbiamo detto pratica e concreta, quindi anela la possibilità di unione, sa che non deve mettere il mentale, bensì il mentale deve acclimatarlo al suo sentire, ok? Non come ha fatto in passato col vecchio karma, e quindi lei persevera concretamente, parlando chiaro di collaborazione verso l'unione unica e incondizionata dell'amore. Mi date un'altra specifica sul 9 di bastoni, per favore? Un'altra specifica sul 9 di bastoni. Un'altra specifica, per favore, sul 9 di bastoni. Sì, ragazze, ti ho detto, il 6 di denari. Cioè, affinché si possa portare l'equilibrio del giusto dare e il giusto avere, lei persevera in questo, ma soprattutto persevera nel suo lavoro e nel suo equilibrio, eh? Ok, quindi sullo stato emotivo lei persevera nel portare l'equilibrio, parlando chiaro, essendo flessibile. 4 di spade, proprio perché c'è stata una convalescenza, proprio perché c'è stata una meditazione annessa al fatto che lei deve perseverare nel portare l'equilibrio dentro se stessa per poterlo auspicare fuori. Ok? Quindi lei cosa proverà in questa settimana? Prova la perseveranza dell'unione che vuole con una persona, con la sua fiamma o con la persona specifica del suo cuore. Perché sa che questa perseveranza, soprattutto nel portare l'equilibrio delle sue emozioni,
È quello che le detta l'intuito, perché il lavoro che ha fatto introspettivo, magari anche con una pausa del 4 di spade con lui, l'ha portata a rigenerarsi affinché lei potesse perseverare nel portare l'equilibrio emotivo e potesse manifestare fuori l'avvenuta manifestazione appunto della sua realtà emotiva in equilibrio. Ok? Io realizzo dentro me stessa un equilibrio e lo manifesto fuori nella realtà tangibile. Ok? Ok, allora stai prendendo? Sì, adesso andiamo a vedere. Vediamo questo. Allora, quali sono le azioni di lui in questa settimana, per favore? Le azioni di lui. Le azioni di lui in questa settimana. Le azioni di lui. Asso di spade, questo parla. Lui vuole parlare chiaro, tagliare tutto ciò che non serve, farsi capire, mi cade sotto la morte. Ciò significa voglio parlare del mio cambio, della mia avvenuta trasformazione. 8 di coppe, perché ho abbandonato tutto ciò che non serve più, tutto il mio passato che non era più emotivamente appagante, non era più sulla mia frequenza. Voglio parlare perché ho avuto un cambio. Ok, una specifica sull'asso di spade, per favore. Una specifica sull'asso di spade, cos'altro vuole dire? Di nuovo il 3 di coppe, vuole invitarla a cena, riappacificarsi, parlare d'amore, sentirla proprio, sentirla, abbracciarla. Queste sono le azioni di lui. Cavaliere di coppe! Aprirle il suo cuore, parlarle d'amore, parlare d'amore, abbracciarla, sentirla. Wow, che sogno! Bravo, bello mio! Ok, adesso voglio vedere le azioni di lei, quali saranno in questa settimana? Le azioni di lei. 5 di bastoni, qua c'è... qua lei potrebbe discutere. Le azioni sono improntate anche perché lei... È come se lei potrebbe discutere questa settimana, discutere anche perché lui magari le va a chiedere perdono e lei potrebbe discutere o comunque sia avere discussioni con lui. 4 di coppe, discussioni inerenti al fatto che o è passato tanto tempo, comunque sia, lei si sente anche insoddisfatta per delle questioni, è come se avesse tanta nostalgia e questa nostalgia le provoca delle discussioni con lui, la vediamo come regina di spade, è come lei, se lei non gliele manda a dire, questo è il senso, ok? E questo porta lui a spiegare, ok? Quindi le azioni di lei sono improntate a un 5 di bastoni, cioè a spiegare, a parlare con la regina di spade del perché è stata insoddisfatta, del perché comunque lei parlerà, non si tiene più niente dentro, magari l'ha fatto in passato ma non vuole più farlo. Una specifica del 5 di bastoni, perché sa che non si deve tenere niente dentro, ok? Eccola. Paggio di coppe. Allora, affinché lei possa accettare le sue scuse, deve dire a lui tutto ciò che l'ha fatta imbestialire, mi sta venendo di dire. Questo è sia il paggio, lui che chiede scusa per averla fatta innervosire nel tempo, ok? E questa è anche affinché lei possa, mi viene da dire, però mi viene anche a dire una cosa, ragazzi, con questo folle qua. Lei al di là dei suoi conflitti interni, siccome questa è la prima frase, no? La centrale, al di là dei suoi conflitti interni e 5 di bastoni che riguardano quello di cui stiamo parlando, no? Lei rischia anche ad aprirgli il cuore, ok, no? Quindi, ma secondo me lei parlerà, non si terrà niente dentro, ok? Magari l'ha fatto in precedenza e quindi questo lo porta poi ad aprire il cuore, quindi la comunicazione emotiva, la sua azione è improntata a una comunicazione emotiva, un paggio di coppe, cioè ad aprire comunque il cuore, però prima gli deve dire queste cose, del 5 di bastoni, che non sono andate a buon fine. La torre! È un'altra torre e qua lei dirà qualcosa che lui non si aspetta. Lei qua dirà qualcosa e magari lui non si aspetta di vederla in un certo modo, ok? Perché magari è passato tanto tempo e qua c'è un perdono, qua il perdono, lui va a chiederle perdono anche repentinamente per alcuni e quindi nelle azioni di lei abbiamo, è come se lei c'è un 5 di bastoni, dovete adattarla ragazzi miei, può darsi che lui faccia un qualcosa con questa torre qui che le desta un po' scompiglio e quindi le crea queste dinamiche di inquietudine dentro. Comunque sia, le azioni lei lo va a combattere un attimo o a spiegargli quello che non ha funzionato, ok? E lui si appresta ad aprire il cuore all'improvviso con questa torre qua.
Cioè lei fa venire fuori tutto, mi viene da dire, ok? Questo mi sta arrivando molto forte perché è pragmatica, fa venire fuori tutto perché qua rischia con il folle, fa un rischio. Il folle è il salto di fede, il partire da zero, ma è un rischio. Io rischio di fare cosa? E qua stiamo vedendo, io rischio di fare l'azione di parlare di cose che non ho mai detto, affinché si possa auspicare a questa apertura di cuore. E fatemi capire, 5 di bastoni, paggio di coppe e torre, di cosa parlano? Le azioni di lei. Asso di spade, appunto ragazzi, che vi ho detto, asso di spade, asso di spade. Lei praticamente parlerà di tutto ciò che non ha detto perché ha l'opportunità di farlo, perché molti di lui vanno da lei, parlerà di tutto ciò che non ha detto in modo chiaro, lucido e logico e taglierà tante cose che non ne servono più. La stella perché ha sanato le difficoltà che aveva in precedenza di parlare e di dire le cose come stavano. Ok? Rischia di fare questo proprio, lo fa. Wow, ok. Stai riprendendo? Sì. Allora, qual è il risultato delle azioni di lei? Tutte le azioni di lei in questa settimana? Qual è il risultato di tutte le azioni di lei? Abbiamo già visto con il matto paggio di bastoni. Lei difenderà ciò che fino a questo momento ha creato per se stessa. Paggio di spade. Lei sarà sulla difensiva nel creare, nel difendere tutto ciò che ha costruito fino a questo momento. E quindi il paggio di spade è anche colui che chiarisce un malinteso, quindi io mi viene molto da dire che lei sarà molto accesa in questa settimana, lui lo vedo correre per spiegarle, ok? E lei molto accesa, non se ne lascia passare una. 6 di coppe, infatti, lei, proprio perché lei va a chiarire tutti i malintesi in questa settimana che riguardano l'unione che sente con lui e sa che lo può fare perché ormai ha capito anche dalle settimane precedenti che non si deve fare più remore nel parlare, nel dire quello che non ha detto perché ha dalla sua parte il fatto di essere centrata in se stessa con la regina di denari e regina di spade e ha aperto il cuore, ok? Un'altra carta sul risultato delle azioni di lei in questa settimana. Qual è il risultato delle azioni di lei in questa settimana? La forza, ti ho detto che lei prenderà tutta la forza divina per dire e fare delle cose che non ha mai fatto. 3 di coppe pure a lei affinché si possa celebrare l'unione, celebrare la vita perché lei lo ama. E quindi lei prenderà tutta la forza perché sa ormai di non perderlo, perché ha capito che la distanza e il tira e molla sono stati funzionali affinché lei acquisisse sicurezza in se stessa e che quest'unione è indissolubile, quindi lei non ha più paura di perderlo e dice esattamente quello che deve dire senza paura e preoccupazioni. E qua c'è lui che apre il cuore. Giudizio, ti ho detto, lei rinasce a nuova vita e prima di darle la seconda possibilità a lui, lei non gliele manda a dire. Oh là là, ok. Grande maestria, te l'ho detto. Grande maestria. Allora, vediamo qual è il risultato delle azioni, di tutte le azioni di lui in questa settimana. Qual è il risultato di tutte le azioni di lui in questa settimana? Il risultato di tutte le azioni di lui. La forza, pure lui troverà tutta la forza di fare quello che deve fare. Affinché 4 di bastoni vuole celebrare l'unione con lei a tutti i costi. Questo scoppia. Cioè questo scoppia questa qua perché lei e darà a lei l'opportunità di testare la forza che lei ha ritrovato. È chiara la porta d'oro, no? Ok, qua ci sono due persone integre che si ritrovano. La forza di fare tutto ciò che non ha mai fatto per paura dell'autostima. Qua mancava autostima in lui, eh? Ricordiamo sempre le fiamme gemelle mancano di autostima. Chi scappa perché non sono in grado ancora di gestire un grande amore, qualcosa di così tremendo che è l'amore di fiamma. Ok. Ragazze mie, adattatelo a tutte le vostre relazioni. La fiamma coesiste all'interno di voi, ok? Anche se siete in rapporti karmici o di anime gemelle, la fiamma coesiste all'interno di voi e vi detta determinate dinamiche affinché voi possiate anelare all'amore di voi stesse. Guardatevi sempre i miei video sulle fiamme gemelle, quelli che metto sulla playlist Risvegliare la coscienza, perché così adattate quello che diciamo, ok? Mi date una specifica sulla forza, per favore? Questa forza che lui ha di fare cosa? Eccola. La forza e la perseveranza di persistere, anche qua il 9 di bastoni, di andare oltre alle distanze anche. La forza di oltrepassare tutte le distanze, la perseveranza di andare oltre tutte le distanze, di andare oltre la sua freddezza. Ok, un'altra carta, alla freddezza di lui, che è stato freddo magari. Quindi la forza di superare le barriere messe dalla freddezza. Ancora la forza di fare cosa farà lui in questa settimana? La forza di proporre un'offerta concreta del re di denari. Re e regina di denari.
la forza di manifestare, di proporre a lei l'unione stabile e concreta nel tempo. La forza di manifestarsi serio, stabile, a lungo termine. Il re di denari è colui che è lungimirante a lungo termine e di riconquistarla, sei di bastoni, la forza di conquistare questa unione proponendo questa offerta concreta, già l'avevamo vista qua, di una persona seria e stabile che vuole costruire, avere successo in questo, ossia quello di avere la forza di proporre questa costruzione. Wow, ok ragazze, vabbè, io adesso vado un attimo a mangiarmi un biscottino perché sto avendo un calo glicemico anche in questa stesa. Vado a scaricare il video e torno subito, ragazze mie, aspettate. Eccoci ragazze mie, allora scaricato il video, mangiato il biscottino, già sto avendo un calo glicemico. Allora ragazze mie, cosa vi voglio dire qua, in tutto generico? Qua c'è la consapevolezza di lei di fare un salto, un rischio di fede, una cosa che non ha mai fatto, perché lo spazio dietro di lei non c'è più e c'è soltanto una via in avanti. Qua abbiamo il folle di chiusura, il ponte celeste. E qua ci dice proprio che è avvenuta in lei una guarigione da fare un'azione, questa è la nostra azione nel mondo, anche se sei uomo è la stessa cosa, che parla di perdono. La manifestazione, l'azione del mondo parla di perdono, un perdono che abbiamo represso nella manifestazione, nel dare un perdono per troppo tempo, tempo di fare un sonnellino, e quindi l'azione di lei è volta, o comunque sia l'azione di ogni uomo in questo frangente, il nostro divino maschile e il nostro divino femminile ci sta intimando di, dall'alto riceviamo le intuizioni, queste qui, di fare un salto di fede, a manifestare un perdono, perché l'abbiamo represso per troppo tempo sto perdono, ok? Quindi, che cosa sta accadendo praticamente qua? Che questo vale proprio per tutto, perché ci siamo sacrificati per troppo tempo nel non sperimentare l'amore. Cos'è l'amore? È quando diamo un perdono in maniera incondizionata, perché capiamo che l'altro è il nostro specchio e quindi siamo pronte a manifestare il vero amore incondizionato. Non a caso abbiamo l'ultimo angelo del 72, angelo Mumia, purificazione spirituale, realizzazione e successo. E perché si ha il successo? Perché? Perché si ha questo successo in questa settimana? Perché andiamo a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto, diamo un perdono al di là di tutto, lo manifestiamo nella materia. Questo ponte celeste ci dice che qua è tempo di fare veramente qualcosa che ci porta alla porta d'oro, ok? Qua se abbiamo relazioni karmiche con persone che ci hanno comunque destato del negativo, eccetera, che cosa sta succedendo? Che cosa vi sta dettando la vostra fiamma interna, anche con la persona karmica, o comunque sia con una persona con cui abbiamo tanto dolore? Di andare a manifestare un perdono con quella persona. Che vuol dire perdono? Non vuol dire avallare i suoi comportamenti, significa capire che l'altro è sempre stato un nostro specchio. E quando noi diciamo ma io non sono così come l'altro, no, non lo sei coscientemente, come ho spiegato nel mio video a livello di quello di anatomia della guarigione, non lo siamo coscientemente, non vediamo coscientemente quella cosa, ma noi entriamo in contatto con la nostra ombra più profonda quando sperimentiamo una persona completamente diversa da noi all'esterno e che ci fa del male, ok? A livello proprio energetico, ci desta del malessere. Quella è l'ombra più profonda di noi. Ogni volta che noi abbiamo un problema con qualcuno è un nostro problema, non è un problema dell'altro. Ok? Se una persona arriva nella nostra vita con tutte le sfaccettature, le dinamiche, anche quelle più dolorose, è perché a noi ci serve, altrimenti non arriva. Lo spiego sempre. Legge dello specchio imprescindibile. Quindi lei va a fare un perdono come manifestazione esterna al di là della relazione che ha, o meglio. Questo è ciò che il divino maschile e il divino femminile in qualità di fiamme che coesistono all'interno di noi, i grandi archetipi, ci chiedono di fare per evolvere. Il cambiamento, il sacrificio dell'appeso, il punto di vista che cambia è perché si fa il grosso sacrificio di sacrificare l'ego. Ok? Ok. Quindi tutte le dinamiche, quelle che abbiamo visto qui di lei, è che lei, tenendo fede al suo valore, fa questo. Ok? E va a deludere i conflitti interni. Qua lei va a fare un salto di fede, il matto, un rischia di fare una cosa che non ha mai fatto e questo lo porta a manifestare il suo grande sogno d'amore, sia che sei uomo che sei donna, ok? Quindi se nel caso in cui questo è applicabile anche a situazioni che lei sceglie di chiudere, mi spiego, no? Con perdono. Io scelgo di chiudere una relazione, specialmente se non è fiamma, ovviamente, scelgo di chiudere una relazione perché
perdonando l'altro perché l'altro sono io, ho capito che mi ha portato delle qualità insite, profonde dentro di me che prima non avrei potuto apprendere senza questa relazione karmica. È chiaro? E questo ti porta ad attrarre l'anima gemella fuori. Mi sacrifico dall'ego, lascio andare e manifesto effettivamente l'ultimo sforzo, lo sforzo del 10 di bastoni nella manifestazione, mi sforzo nell'azione di fare cosa? Di fare il perdono. Sforzo, forza. Ok? Wow, ok. Adesso io ci metto qualche consiglietto su come adempiere, diciamo, al meglio. Mettiamo lo sciamano questo. Allora, quindi io chiedo, in virtù di questo, in virtù nell'azione di manifestare un perdono, cioè la piena presa di coscienza del fatto che l'altro sono io e quindi perdono non significa più ergersi al di sopra dell'altro per dire io ti perdono perché io sono meglio di te. No, significa aver compreso che l'altro sono io e che mi ha portato qualcosa, se è arrivato nella mia vita per forza, che la mia anima ha chiesto, anche se non so stabilire ancora cosa. Ok. Quindi come adempiere al massimo in questa attitudine, in questa settimana, per i miei ragazzi e i miei ragazzi? Come possiamo manifestare al meglio il perdono? Nell'azione, per realizzare il nostro sogno d'amore, di integrazione della nostra fiamma all'interno e manifestarla all'esterno di noi in forma concreta, realizzare la sacra unione. E no, non 2000, non 2000, perché 2000 no, una. Eccola. Il concilio, ragazze mie. Il concilio. No, sono un po' basita con questa carta perché questa carta ti dice che devi essere nella tua maestria. Cioè qua ti viene richiesto proprio di fare il salto di fede affinché tu possa suggellare dentro di te che cosa sei in grado di fare. Il concilio, anche conciliare gli aspetti di te, tutti insieme, prenderli tutti, unificarli nel maestro e lanciarti. Cioè il concilio ti chiede proprio questo di fare. Il concilio è anche guardarsi faccia a faccia e vedere l'anima dell'altro. Non c'è ego, qua non c'è ego, qua c'è una persona con gli occhi chiusi. E, come ho detto anche nel mio video Anatomia della guarigione, amore, quando ho spiegato la storia di amore e psiche, amore è un sacramento, è amore che fa le coppie, non le coppie che fanno l'amore. E quindi l'amore ama il buio, ama il mistero. E quindi noi siamo ministri di tale sacramento, ministri di tale mistero. Di conseguenza noi dobbiamo chiudere la mente, la mano sul cuore, c'ha questa persona, ok? L'immagine, chiudere la mente, chiudere gli occhi e saltare nel cuore. E da brivido questa carta comunque. Ok, io mi prostro a questa carta qua, adesso ci metto un consiglio delle fate. Un consiglio delle fate per questa missione straordinaria, Mission Impossible, questa settimana. Fatto sta che qua lui proprio non la può perdere, io sento questa energia che mi arriva addosso, lui non la può perdere, ok? E qua c'è la morte, non la può perdere. Cioè proprio ti prego, non lasciarmi, cioè questo mi arriva da lui, ok? Nelle fiamme, ragazze mie. E quando parlo questo, come potete applicarlo nelle karmiche o nelle altre relazioni? Ok, ti prego non lasciarmi, lui chi è? Lui sei tu, non lasciare il perdono, ok? Non reprimere il perdono. Poi nella fattispecie specifica, lui dice ti prego non lasciarmi, ok? Grandi confessioni qua, Ok, adesso vediamo un consiglio delle nostre fate per andare incontro a questo concilio meraviglioso. Nuova carriera. Questo è il nuovo inizio, non soltanto parla di lavoro, è possibile che per lei e per lui ci sia stata una nuova carriera e quindi anche la spinta ad essere, perché l'abbiamo visto Re di Denari qui, a poter concretizzare il sogno d'amore grazie al fatto che si sono elaborate le dinamiche karmiche inerenti al lavoro e quindi adesso lui è pronto a poter costruire una famiglia, un'unione stabile. E questo è i nuovi inizi, nuova carriera, nuovi inizi, anche per molte fiamme, come ho spiegato nel mio video Le fiamme gemelle, a lavorare insieme,
a mettere insieme le energie per fare ognuno quello che ha il talento e convogliare i due talenti in un unico obiettivo, ok? Qua c'è dieta vegetariana, una nuova dieta è fonte di energia, salute, lucidità e capacità espressive maggiori. Allora, qua ci esortano a mangiare in questa settimana i prodotti della terra perché ci acclimatiamo al sentire di madre terra. Anche dieta vegetariana significa proprio dare la possibilità, mangiando i prodotti della terra di stagione, di acclimatarci di questa guarigione che stiamo avendo a livello intuitivo. Se mangiamo prodotti della terra in questa settimana, ci riusciamo sempre di più a acclimatare a madre terra, alla madre universale, ok? Ok, io adesso ci metto, che voglio tanti consigli per questo, un altro consiglio per le mie ragazze e i miei ragazzi. Cambiamento della dieta di nuovo, non ci credo ragazze. Se migliori la tua alimentazione anche la tua vita ne trarrà beneficio. Ok, abbiamo capito, finite le vacanze, qua ci dobbiamo mettere a mangiare meglio ragazze, a disintossicare il corpo, perché qua ti dice che sei tutta nuova, siamo tutte e tutti nuovi, ok? Adesso sul piano fisico, siccome la materia è più densa rispetto alla materia astrale ed eterica, no? Quindi la materia 3D è più densa, quindi noi dobbiamo aiutarci nel depurare il corpo, anche delle camminate vanno bene, a bere un po' più di acqua se non beviamo acqua, anche centrifughe vanno bene, per dare modo al sistema linfatico di rigenerarsi, ok? In modo tale che possano supportare i nuovi codici energetici a suggellarsi nel DNA, ok? E poi chiedi quello che vuoi, appunto, lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Abbiamo già visto che lei dirà esattamente quello che vuole, ok? E qua ti dicono che quando tu depuri in questa settimana l'organismo, ti vengono anche intuizioni in merito rispetto a quello che vuoi veramente, sia nella tua vita sia con lui, ok? Ok, ragazze mie, penso di essere stata abbastanza esaustiva, quindi adesso passiamo ai segni zodiacali. Partiremo dai segni di fuoco, aria, acqua e terra. Ok? Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Andiamo a vedere la persona del tuo cuore nei tuoi confronti in questa settimana. Allora, andiamo a vedere subito per le mie ragazze Ariete, Leone e Sagittario. Ariete, Leone e Sagittario. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze dell'Ariete la persona... Stai riprendendo? Sì, del tuo cuore nei tuoi confronti questa settimana. Re di bastoni, vuole agire in funzione del fatto che vuole tenerti stretta a sé e confessarti la sua anima. Mamma mia, regina di coppe, perché ti ama, madonna mia ragazze, come sta? 9 di coppe, perché questo è il suo massimo desiderio e qua non chiedo niente. Ragazze, qua lui vuole agire con grande passione, dirti che ti ama perché questo è il suo massimo desiderio. Che vuoi chiedere qua? Complimenti alle mie ragazze dell'Ariete, una svolta proprio epocale. Vediamo un attimo, guarda, chiedo giusto per qua non c'è niente da chiedere. Io poi chiedo quando c'è un po' di necessità. Fammi capire quindi un attimo di questo 9 di coppe di cosa tratta, per favore? Il 9 di coppe. No, qua vuole chiederti scusa. Paggio di coppe, fare anche un gesto romantico nei tuoi confronti affinché tu possa sapere quanto lui ti ami. Mamma mia, le ragazze dell'Ariete mia. Luna, parlarti di cose che non ha mai detto. Forse non vuole aprire il cuore rispetto alle sue paure, anche a cose che non ti ha detto perché è ossessionato da questa cosa. Ok, abbiamo capito. Adesso voglio capire questa regina di coppe, per favore, di cosa parla? Vuole costruire con te, asso i denari, madonna mia. 6 di spade, venire da te dove non ci sono più difficoltà. Ragazzi, io non chiedo più niente, altrimenti è un'eresia. Io ci metto un consiglio, siccome devi agire tu in conformità di lui. Adesso vediamo, aspetta, prendo le altre carte di consiglio, le ho nascoste qua, dove stavano? Eccole. Aspettate, mannaggia, mi cadono tutte. Aspettate un attimo. Ecco qua. Ok, allora, vediamo qual è il consiglio per le mie ragazze dell'Ariete, per favore, in questa settimana.
Guarda al futuro con forza e coraggio. Dai ragazze mie, se chiedo aiuto mi rispondi, mi incoraggi dandomi forza. Ragazze ti invitano a guardare al futuro con questa persona con forza e coraggio perché lui lo sta facendo, un re di bastoni. Va bene? E vuole dirti che ti ama, questo è il senso. Ok, no? Bellissimo per le mie ragazze dell'Ariete, non si deve chiedere altro. Ok, adesso voglio andare a vedere. Le mie ragazze del Leone, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Papa, addirittura. 4 di coppe. 4 di bastoni. Allora qua lui sente un'unione spirituale, un risveglio spirituale inequivocabile per te, abbiamo il Papa, si sente legato a te proprio da un'unione straordinaria, sente di averti perso, sente di aver perso la sua felicità o comunque sia, sente di aver perso tante occasioni rispetto a questa felicità che vuole celebrare con te, unica e duratura. Ok, vediamo un attimo, qua vanno fatte delle specifiche. Di cosa mi parla il Papa, per favore, per le mie ragazze del Leone? Sì, paggio di bastoni, cavaliere di bastoni. Lui vuole dirti che lui prova una... vuole parlarti anche con un messaggio, comunque sia, vuole parlarti anche alla svelta, perché abbiamo visto qua che lui ha paura di perderti, no? Vuole parlarti alla svelta di questa unione che vuole con te. E il 4 di coppe di cosa parla? Dell'imperatore, sì, sì, lui vuole costruire con te, si è reso conto di non averlo fatto fino a questo momento, di essere stato insoddisfatto, tanta nostalgia. Lui ha proprio un risveglio spirituale avuto, la ruota e vuole cambiare la situazione di disagio che ha avuto con te. Magari proporti anche un impegno serio, ok? E il 4 di bastoni di cosa parla? Il 4 di bastoni di cosa parla? L'appeso ha cambiato il punto di vista sulla relazione, adesso vuole festeggiare con te, vuole celebrare la vita insieme, l'unione con te. Probabilmente è stato freddo, cavaliere di spade, re di spade, scusami. Mi è chiaro questo. Mi dite quindi le azioni che vuole fare nei tuoi confronti quali sono? Quindi a questo punto le abbiamo viste, ma ancora. Regina di denari, sì. Lui, sì, sì. E lui vuole costruire con te, sei la donna con cui vuole costruire, molto simile al grande monito, quindi ti vede incentrata nel tuo potere, nelle tue capacità, nel tuo lavoro, lui vuole seminare nuovi frutti insieme a te, forse si è atteso tanto tempo, eh? Quindi mi parla di qualcosa che può ancora tardare, ma è improntato con un imperatore, se non ce l'hai in questa settimana, o comunque sia, lui vuole un impegno serio con te, ok? Se già state insieme, per esempio, lui vuole proporti il fatto di fare un upgrade della relazione perché vuole costruire insieme a te, ok? Ok, adesso mi date un consiglio per le mie ragazze del Leone, per favore, eh? Come si devono comportare nei confronti della loro persona del cuore? Esprimiti creativamente, devi fare ciò che ti arriva a livello creativo, devi seguire l'intuito, perché tanto già ce l'hai. Loda il Signore con danze, canta al suono del tamburo e dell'arpa. Fai qualche azione creativa o comunque sia che ti viene dall'intuito, non dalla mente, ok? Proprio il matto che avevamo visto nella stesa generale, ok? Esprimiti creativamente. Questo è per il tuo massimo bene e il massimo bene di lui, ok? Ok, bellissimo anche per le mie ragazze del Leone. Adesso vediamo le mie ragazze del Sagittario, la persona del tuo cuore. Re di denari, addirittura. L'appeso. L'eremita, qua c'è un'attesa. C'è un'attesa perché è una persona, probabilmente o una persona sposata e che si sente solo e anche e sta facendo chiarezza dentro se stesso. È una persona comunque seria, una persona seria se non è sposato e che sta facendo appunto chiarezza prima di poterti proporre qualcosa inerente alla sua capacità di serietà, quindi un matrimonio, una convivenza, comunque sia una persona che è improntata in questo momento a come darti questa stabilità. Abbiamo un appeso e un eremita. Mi dice anche che è passato tanto tempo prima che si auspichi a questo. È una persona che sta facendo un viaggio introspettivo affinché si possa cambiare il punto di vista rispetto a questa stabilità che lui vuole con te e comunque anche rispetto a delle sue priorità. Adesso qua ci vogliono delle specifiche. Fammi capire di cosa mi parla il re di denari, per favore. Il re di denari di cosa mi parla? Il re di denari per le mie ragazze del Sagittario di cosa mi parla? Sì, qua per alcuni di voi è sposato, la relazione è stata messa in pausa per questo motivo, oppure se non è sposato, la relazione è stata messa in pausa affinché lui potesse realizzare delle cose a livello economico prima di affacciarsi a te. Regina di spade. È possibile che ci sia un'altra donna oppure lui
lui che sa che ha messo la relazione in pausa e tu gli dai un po' le spalle e stai un po' indisposta nei suoi confronti. Vediamo l'appeso, di cosa parla questo cambiamento di punto di vista. Lui è ossessionato, ci sono delle paure, il 9 di spade, delle paure legate a questa attesa, a questo cambiamento di punto di vista che si deve avere. Lui è ossessionato da riportare l'equilibrio, quindi sta cercando di capire come fare con l'appeso. Ok. Qua forse deve chiedere perdono perché lo vediamo alla grande monito. L'eremita di cosa parla? Questo viaggio introspettivo che sta facendo? Sì, perché qua c'è una persona che ti ama, un re di coppe. Sta cercando l'illuminazione affinché possa essere stabile in quello che prova per te. Qua c'è un re di coppe. È il folle pure qua. Secondo me è passato molto tempo e lui vuole rischiare di confessarti il suo amore dopo tanto tempo. Sì. Ed è anche geloso, eh? Fatemi capire qual è l'energia della persona nel tuo cuore nei tuoi confronti. Le mie ragazze del Sagittario. L'energia della persona nel tuo cuore nei tuoi confronti, per le mie ragazze del Sagittario. Qua c'è la torre. E lui vuole fare un cambio improvviso da un momento all'altro, diciamo anche qua, l'energia è quella di stare proprio, cioè sta male a livello emotivo, non vede l'ora di esprimere qualcosa e di fare un'irruzione nella tua vita. Sì, qua c'è un 5 di coppe, è quella di averti abbandonato, sensi di colpa connessi a questo, quindi ecco perché c'è il perdono qua, eh? E cosa vuole fare in questa settimana nei tuoi confronti? 8 di coppe, vuole abbandonare tutto ciò che non gli serve più, andare via da ciò che non gli serve ancora. Sì, 5 di spade, un'altra, cosa vuole fare questa settimana? 5 di bastoni. Ragazzi, questa persona sì, regina di coppe, qua lui ti ama senza mezzi termini. Sta risolvendo tutte le conflittualità inerenti all'amore che prova per te, ai suoi conflitti interni, all'autosabotaggio, anche altre persone coinvolte, magari affinché lui ti possa dare un inizio concreto, magari gli ha chiesto una convivenza, un matrimonio, qualcosa e lui non vede l'ora di fare questa cosa, di fare questa irruzione e sta risolvendo questa cosa dentro di lui, eh? Molto forte, eh? Ok, adesso vediamo tu come, lasciamo qua, come ti devi comportare nei tuoi confronti, vediamo un attimo, per le mie ragazze del Sagittario, come si devono comportare? Celebra il meraviglioso dono della vita. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare, quanto racchiude, sia in festa tutta la campagna. Cantino di gioia gli alberi del bosco. Ragazzi, qua dovete aprire il cuore a questa persona. Cioè, perché qua è una persona che vi ama, ha fatto fatica a dirvelo perché magari è incentrata più alla materia. Ricordiamo qua il grande monito che proprio noi dobbiamo manifestare il perdono, perché se una persona arriva nella nostra vita, come tu sei arrivata nella sua e lui nella tua, c'è un motivo. Il concilio è proprio qua, chiudi gli occhi e segui il cuore, lanciati e sii certa di essere sorretta da Dio. Ricordiamo qua abbiamo la porta d'oro, Ok, grande maestria per le mie ragazze, veramente grande maestria. Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica tutte. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni d'aria, Acquario, Gemelli, Bilancia. Allora. Si vede? Sì, ok. Allora. Acquario, Gemelli, Bilancia, vediamo un po' le mie ragazze dei segni d'aria. Sta volando già, che carta è? Un re di bastoni qua, funesto, chissà per qual era. Passionale. Forse per le mie ragazze dell'acquario. Vabbè, vediamo. Se deve uscire riesce, vediamo. Allora. Vediamo. Acquario. 1, 2, 3. Gemelli. 1, 2, 3. Bilancia. 1, 2 e 3. Allora, vediamo. Tutte le carte, mannaggia. Aspetta.
Dicevo che stavano bruciando queste carte oggi. Aspettate, le ho cadute tutte a terra. Allora, così, ok. Allora, vediamo per le mie ragazze dell'Acquario la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. Si vede? Sì. Allora, vediamo. 2 di coppe! Celebriamo! 2 di coppe, amore puro e incondizionato. Cavaliere di denari, a venirtelo a dire. Cavaliere di spade, non vede l'ora di dirtelo. Complimenti già alle mie ragazze dell'Acquario. Lui viene a chiarire ogni dubbio per toglierti ogni dubbio del fatto che lui può essersi comportato in un certo modo o comunque sia viene a chiarire ogni dubbio affinché ti possa dare un'offerta concreta che parla di 2 di coppe, ragazze. Rinascere sotto proprio una forma d'amore puro e incondizionato. Anche qui complimenti alle mie ragazze dell'Acquario. Quindi qua abbiamo 2 cavalieri in questa settimana, molti di voi lo vedono. Vediamo un attimo se non vi siete viste per tanto tempo. Molte di voi parlano, chiariscono e suggellano questo amore puro e incondizionato. Ok, adesso andiamo a vedere di cosa mi parla questo 2 di coppe, per favore. Questo 2 di coppe di cosa mi parla? Questo 2 di coppe di cosa mi parla per le mie ragazze dell'Acquario? Del diavolo, c'è ossessionato, sente di aver perso il controllo su di voi, perché l'abbiamo visto dalla stesa generale, no? È ossessionato, una grande passione, magari non vi vedete da tanto tempo, questo sta impazzendo, 9 di coppe, ossessionato dal voler condividere il piacere della vita, l'amore e il suo massimo desiderio, secondo me anche non vede l'ora di fare l'amore, questo tra parentesi perché sono molte mie ragazze dell'Acquario che non lo vedono da tempo, quindi è ossessionato da questo, che sta perdendo il controllo, ok? Il Cavaliere di Denari mi dice anche in precedenza c'è stato molto ego e controllo della situazione, vi sta perdendo dal controllo, quindi questo lo vediamo nella situazione generale, no? Il Cavaliere di Denari cosa va a offrire alle mie ragazze dell'Acquario? Il Cavaliere di Denari va a offrire l'equilibrio, quello che tu hai dato, che lui si è reso conto che tu hai dato tanto, va a darti quello che tu gli hai dato, ok? E rimettere l'equilibrio, ecco perché l'offerta concreta. 6 di coppe, vuole riappacificarsi o comunque sia, sente che tu sei la donna della sua vita. L'abbiamo visto anche qua, eh? E il Cavaliere di Spade cos'è che va a spiegare? La Regina di Spade va a spiegare quello che ti ha ferito. Il mondo per chiudere il ciclo e capirsi finalmente una volta per tutte, completare il ciclo del dolore, spiegarti quello che non ti ha spiegato e finalmente dare inizio a un nuovo mondo insieme. L'abbiamo visto qua. Wow, bellissime le mie ragazze dell'Acquario. Qual è l'energia della persona del tuo cuore nei tuoi confronti? L'appeso, ha cambiato il punto di vista, ha sacrificato per tanto tempo questo amore e adesso con questi 2 cavalieri viene a parlarti. Con grande forza, come il grande monito, esce allo scoperto per le mie ragazze che non è uscito per tanto tempo. Ok, mi date una specifica sull'appeso, per favore. Qual è il punto di vista che ha cambiato? Imperatore che vuole costruire a tutti i costi. Con te, regina di denari, ha capito che tu sei la donna della sua vita e vuole costruire a tutti i costi, si vuole impegnare in tal senso. Wow, bellissime le mie ragazze dell'Acquario, vediamo tu come ti devi comportare con lui. Ok, vediamo. Connettiti con l'acqua viva, senti le emozioni e non farti frenare dal mentale. Ok? Segui l'emozione, l'intuizione, connettiti con le sue, con qua come se fosse uscita una regina di coppe, devi essere regina di coppe, come il grande monito, fai il salto di fede, mi raccomando, segui l'intuizione, l'emozione, non lasciarti frenare dal mentale e lanciati. Ok? Fai questa esperienza al di là del risultato, perché te lo chiedono le carte, anche questa carta qua. Ok? Ok, wow, per le mie ragazze dell'Acquario pure, madonna mia, proprio la rinascita. Vediamo le mie ragazze del Gemelli, la persona del tuo cuore nei tuoi confronti. 6 di coppe, ti sta sognando, sei la donna con cui sente la maggiore affinità proprio a livello d'anima, vuole condividere con te, ti sta sognando tanto, i momenti belli insieme. Vediamo, Re di spade, ok, magari è freddo. 9 di spade, allora siccome tu sei la donna dei suoi sogni col 6 di coppe, qua lui è ossessionato dal fatto di non riuscire a dirtelo, ok? O comunque sia, qua il Re di Spade ci parla, magari c'è silenzio tra di voi, comunque sia, lui è anche un po' più freddo rispetto all'emotività, però dentro è ossessionato col 9 di Spade, proprio è l'ossessione, il pensiero fisso nel ricongiungersi con te. In mezzo abbiamo questo Re di Spade e colui che
Se ci sono altre donne coinvolte, lui guarda di là, ok? Il senso è proprio quello di non guarda quello che ha, ok? Adesso, se ci sono altre donne coinvolte, per alcune, perché so che ci sono altre donne, per alcune delle mie ragazze, quindi lui è ossessionato dal pensiero di te, ok? Perché sei tu nel cuore, ok? Adesso andiamo subito a specificare perché qua necessitano di specifica. Di cosa mi parla questo 6 di coppe? Questo 6 di coppe, di cosa mi parla? La ruota. Deve avvenire un cambiamento perché per tanto tempo lui ha avuto questo comportamento così, che c'ha nel cuore, magari ci sono altre situazioni coinvolte, comunque non riesce a esprimere i sentimenti per tanto tempo e non riusciva a farlo. Adesso questa cosa deve cambiare perché lui vuole l'unione con te del 4 di bastoni, celebrare l'unione insieme. Ok, e il re di spade di cosa mi parla? Che ti ho detto? I conflitti suoi interni, 5 di bastoni, non riesce a esprimere quello che sente. Per tanto tempo è andata avanti questa cosa, ma è tempo di cambiare. Guarda, i conflitti suoi interni, l'autosabotaggio del 5 di spade, per tanto tempo lui ha avuto conflittualità interne, il fatto che riuscisse a rivelare, a viversi questo amore concreto e stabile e si è autosabotato da solo sempre. E il 9 di spade è l'ossessione che ha, di cosa parla il 9 di spade? Sì, sì, perché lui ti ama. Ecco, lui è ossessionato da questa cosa, lui è innamorato, è il re di coppe. È ossessionato da condividere questa cosa con te, non riuscire a esprimere questi sentimenti, ma tutto questo deve cambiare, hanno nuova vita nuova. È proprio così. Re di coppe e tre di coppe, vuole celebrare la vita, l'unione insieme, ossessionato da questo e ha paura che tu non sia più la sua frequenza. Ricordiamo il grande monito che ha paura di perderti, tantissima, mai avuta come adesso. Ok, qual è l'energia della persona nei tuoi confronti, anche se l'abbiamo già vista? Torre, quella di far venire al fuori tutto, quello di chiudere, di essere repentina in questa cosa. Energia torre significa lui vuole distruggere tutto ciò che si interpone tra te e lui. 4 di spade perché è stato fermo per tanto tempo, di botto, vuole di botto fare qualcosa. Una carta per le mie ragazze del Gemelli per questa settimana, quindi cosa vuole fare? Qua abbiamo un 8 di spade. Come se non riuscisse ancora a vedere bene cosa deve fare, l'abbiamo visto anche qui. Qua mi mette un 9 di denari, magari alcune lui è impegnato, deve tornare o singolo o a livello psicofisico, deve trovare la capacità di agire, mi spiego, ma qua c'è un uomo che ti ama, è chiaro, no? Ok, che ti sogna costantemente, vediamo come ti devi comportare tu nei suoi confronti. Vediamo come ti devi comportare tu nei suoi confronti. Guarda ogni cosa con gli occhi dell'amore, devi capirlo, devi entrare in empatia. Devi entrare in empatia e capire questo suo momento e lasciargli il tempo di agire quando deve agire perché gli viene da solo. Chi ama è paziente e generoso, chi ama non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, chi ama non cerca il proprio interesse. Devi essere paziente e guardare con gli occhi dell'amore questa sua difficoltà perché è un passo da risolverla. Ok, grandi anche le mie ragazze dei Gemelli. Adesso andiamo a vedere le mie ragazze della Bilancia. Re di bastoni, ecco per chi era il re di bastoni. Quindi è una persona che vuole agire e vuole mostrarti il suo cuore. Giudizio, vuole una seconda possibilità. 5 di bastoni ed ha una gelosia anche molto forte e conflittuale dentro se stesso. Questa è una persona che vuole mostrarsi diverso a te, è una persona che vuole mostrarsi risolto rispetto alle sue difficoltà interne, è una persona che vuole agire in conformità della sua rinascita nei tuoi confronti. Adesso andiamo a specificare anche qui di cosa mi parla il re di bastoni delle mie ragazze della Bilancia. Giudizio di nuovo, lui vuole una seconda possibilità da te e rinascere a nuova vita di nuovo, Regina di bastoni, sì, regina e re di bastoni, perché c'è una passione travolgente tra tutti e due, siete anche molto forti a livello caratteriale, mi viene da dire, e quindi vi infuocate anche facilmente, sta cercando di trovare un equilibrio su questo e rinascere a nuova vita. E il giudizio ancora di cosa ci parla? Magari è stato anche molto irruento in passato, voler dire sempre la sua, perché è una persona molto passionale e anche molto forte, ok? Il giudizio di cosa ci parla? Vuole col carro, vuole trionfare nel rinascere nuova vita ed avere un'altra possibilità con te, una possibilità del tutto nuova, perché tu sei la sua imperatrice, perché vede tutto il potenziale della relazione, si è sentito anche a volte inferiore a te,
ok? Il 5 di bastoni, questi conflitti di cosa ci parlano? Del mago, le conflittualità relative alla manifestazione, molto geloso anche, Sì, lui rispetto alla gelosia, lui vuole fare un gesto romantico col paggio di coppe, manifestare un gesto romantico affinché possa eludere ogni dubbio. Qual è l'energia emotiva della persona che tu vuoi nei tuoi confronti? 6 di spade, vuole andare dove non ci sono più le difficoltà, anche fare un movimento nei tuoi confronti. Nei tuoi confronti, gli amanti, sì, magari una persona che è molto più passionale rispetto all'emotività, mi spiego? E quindi si appresta a fare un gesto romantico e ti viene chiesto anche di comprendere questa cosa. Ricordiamo che qua abbiamo il perdono, eh? Vediamo le mie ragazze della bilancia, come si devono comportare nei confronti. Eccola. Devi aiutarlo. Se aiuti gli altri, aiuti te stesso. Aiutando lui, aiuti una parte di te a venire fuori, ok? Infatti tutta la legge si riassume in un unico comandamento: ama il prossimo tuo come te stessa. Qua dice anche che tu ti sei amata poco e che devi amarti di più affinché tu possa sperimentare l'amore incondizionato. Quindi se ci hai avuto una persona poco avvezza ai sentimenti, più passionale, è perché tu dovevi sperimentare l'amore dentro di te per aprire il cuore a una persona che non riesce a esprimerlo, ok? Proprio perché tu avevi bisogno di sperimentare l'amore pure incondizionato, ok? Ok, complimenti anche alle mie ragazze della bilancia per questa settimana. Mi raccomando, alla maestria, ragazze mie, grande maestria. Ok, io vi abbraccio dal profondo dell'anima, ragazze mie, siamo tutte unite per la costruzione dell'età dell'oro. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica tutte. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Ok, andiamo a vedere subito la persona del tuo cuore nei tuoi confronti per le mie ragazze segni d'acqua, pesci, cancro, scorpione. Pesci, cancro, scorpione. Allora, vediamo per le mie ragazze del pesci. 5 di denari, qua c'è stata una perdita. Asso di bastoni, a cui si vuole rimediare, temperanza. Allora, questa persona sta portando guarigione a una perdita che ti ha potuto dare perché vuole darti l'opportunità di un nuovo inizio passionale, riaccendere la passione e la scintilla. C'è stata una perdita e lui ha sensi di colpa anche in merito e sta portando guarigione rispetto a questa perdita perché vuole portare la comunicazione con te sotto un alto livello di coscienza affinché si possa avere un inizio concreto. Magari hai aspettato tanto oppure è lui che ha necessità di un altro po' di attesa affinché possa portare proprio la guarigione sotto tutti i suoi aspetti. Lui ti vede come una donna che ha avuto tanta pazienza con lui e quindi con cui vuole un nuovo inizio. Ok? Vediamo qua per le mie ragazze del pesce di cosa mi parla questo 5 di denari, per favore. 5 di denari. Il folle, lui vuole rischiare, fare il rischio e ripartire da zero insieme a te e anche dirti il 9 di coppe, sì, perché questo è il suo massimo desiderio, ridarti proprio la passione, la bellezza, rischiare affinché ti possa dare questa felicità, ok? E anche rimediare ai suoi comportamenti inconsistenti, magari se ci possono essere stati in precedenza, ok? L'asso di bastoni di cosa parla? Le ragazze del pesce. L'asso di bastoni. Di fare la scelta di un nuovo inizio. 7 di coppe. Fare la scelta giusta affinché si possa avere questo nuovo inizio rispetto alla perdita che c'è stata prima. Per chiudere un ciclo di perdita, mondo, e avere un nuovo inizio. La temperanza di cosa parla? Sì, lui ti vuole dare un'offerta concreta, cavaliere di denari, l'abbiamo visto anche al grande monito, perché tu hai avuto tanta pazienza con lui magari è stato via, o comunque sia, hai avuto tanta pazienza perché lui si è reso conto di fare le cose secondo i suoi tempi, ok? Mi viene anche questo da dire, e quindi ti vede come la donna che l'ha sempre compreso e l'ha sempre capito. Paggio di bastoni e vuole guardare avanti verso un nuovo inizio, ok? Mi date l'energia di lui nei tuoi confronti?
Lui ti vuole riconquistare. Qua c'è l'energia del 6 di bastoni, che è anche il grande ritorno trionfante. Ti vuole riconquistare perché ha paura di perderti, lo diciamo dal grande monito, e aprirti il suo cuore con il cavaliere di denari. Scusami, con il cavaliere di coppe. Ti vuole riconquistare, avere successo in questo, essere riconosciuto in quello che fai, aprirti il suo cuore. Mi viene da dire anche che questa è stata una persona un po' più inconsistente, perché può averti dato una perdita perché non era pronto ad affrontare l'amore. E quindi adesso invece se ne è reso conto, magari per una lontananza, ok? Ok, ok, vediamo per le mie ragazze del pesce come si devono comportare nei confronti di questa persona. Trascorri più tempo all'aria aperta. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riuscirà in tutti i suoi progetti. Allora ragazze, questa è una carta che ti sta dicendo sia il fatto di comprendere il suo radicamento, di comprendere questo suo excursus a livello emotivo affinché lui potesse mettere radici prima dentro se stesso e poi poterti proporre qualcosa di concreto. Mi spiego, ecco perché è stato inconsistente magari prima. Trascorri più tempo all'aria aperta significa proprio per te questo, per rigenerare le tue energie anche. Ok? Se c'è un'attesa ancora coinvolta, comunque sia, anche se non c'è, dire per rigenerare le tue energie, in modo tale che tu possa comprendere lui e le sue dinamiche, i suoi gap emotivi che gli hanno potuto destare un'insufficienza prima a livello proprio emotivo, mi spiego? E questo è il grande consiglio per te. Ok, grandi le mie ragazze del pesci, anche grande maestria anche qui. Adesso io vado a vedere le mie ragazze del cancro. 4 di coppe, qua c'è una persona insoddisfatta. Diavolo. Gli amanti, qua c'è un'altra persona coinvolta probabilmente, lui deve fare la scelta. Allora, qua c'è, a parte che lui si sente in uno stato di 4 di coppe, cioè insoddisfatto, come se si perdesse le occasioni, come se ti avesse perso, mi viene anche da dire, perché doveva fare una scelta tra te e un'altra persona, oppure la grande scelta di prendersi la responsabilità di un amore maturo. Quindi sta sentendo proprio questa oscillazione dentro se stesso, una sorta di torre che sta vivendo, perché sta perdendo il controllo di te. O comunque sia, magari prima tu gli stavi sempre dietro, adesso non gli stai più e quindi lui si sente in questa vacillare e sa che deve fare la scelta perché sta perdendo il controllo, oltretutto c'è anche una grande passione coinvolta. Ok, qua necessitiamo un po' più di spiegazioni. Il 4 di coppe di cosa ci parla, per favore? Della luna. È ossessionato da questa cosa, delle paure connesse al fatto che ti può aver persa, per una pausa. Magari il rapporto è stato in pausa e ci sono delle paure connesse al fatto che ha paura di averti persa per una pausa che c'è stata. Questo diavolo di cosa ci parla? Del 9 di denari. Lui è fuori controllo, però allo stesso tempo se lui ha, è come se vuole mantenere la sua autonomia, ecco perché qua lo vediamo come colui che si appresta a fare la decisione di un amore maturo, sceglie di stare consapevolmente con una persona. Lui ha paura anche di perdere la sua autonomia per quello che sente per te. 3 di spade, sì, ha non solo paura di perdere la sua autonomia, magari anche se vi siete separati era perché lui voleva stare solo, comunque sia godere ancora dei piaceri della vita da solo, in modo autonomo, perché l'amore per te magari lo portava lontano da questo, lui non era ancora avvezzo ai sentimenti, a un amore stabile, mi spiego. E quindi il dolore è relativo sia al fatto che può averti persa, e lui sta sentendo questo, perdere il controllo dell'ego proprio, perché ti vede rifiorita anche, e sia al fatto che è come se lui avesse nella sua testa il fatto che se sta con te perde la sua autonomia. Ok? Quindi sta guarendo delle dinamiche egoiche. Il diamante di cosa parla? Sì, è il paggio di spade, è come colui che sta cercando di capire quando è il momento giusto di assumersi la responsabilità di un amore maturo, affinché possa avere la famiglia, il 10 di coppe e la felicità che tu gli dai. Fammi capire, questa persona si trova proprio a combattere con l'ego, ma agli sgoccioli. Per le mie ragazze del cancro, fatemi capire un attimo, l'energia di lui nei tuoi confronti qual è? Sì, la papessa, il suo intuito lo sta guidando per scansare l'ego e andare incontro a te. È un'energia di grande intelligenza intuitiva, l'intuito lo sta guidando, lo sta guidando, le stelle lo stanno guidando da te attraverso l'intuito, sta rigenerandosi questa persona, è una purificazione spirituale
è in procinto di fare il grande salto della sua vita affinché si possa prendere un amore maturo, ok? Responsabile, non più giocherellare, questo è il senso, mi spiego, no? E che intenzioni ha nei tuoi confronti una volta fatta questa scelta? Asso di denari, ragazze. Vuole avere un inizio concreto con te. 8 di denari e costruire insieme a te non appena fa questa scelta qui. Ok? Ha paura che stando in coppia, ha paura di perderti in modo bestiale e allo stesso tempo ha paura che stando in coppia possa perdere la sua autonomia, ma è una cosa adolescenziale qua, perché come ci spiega il maestro Jodorowsky, la carta degli amanti ci parla anche della scelta che un uomo fa di passare dal nido familiare, anche se ha 80 anni, a un amore maturo, a livello proprio energetico, ok? Quindi lasciamo il tempo a questa persona. Ok, fatemi capire adesso, quindi qual è l'attitudine energetica delle mie ragazze in questa relazione? Per le mie ragazze del cancro. Le mie ragazze del cancro. Rimani in silenzio, dice. Così sentirai la voce dell'amore. Qua devi focalizzarti sul tuo cuore e sentire le difficoltà che sta avendo questa persona affinché tu gli mandi energia positiva, senza attaccamento. Mi raccomando, perché qua c'è il diavolo, pure vale anche per te, l'attaccamento. Quindi state ripulendo entrambi la necessità di manifestare un amore maturo senza attaccamento, perché queste carte a specchio sono anche per te. Ok? Quindi la voce interiore devi sentire anche tu. Ok? Dai ragazze mie che ci apprestiamo a fare una grande trasformazione, eh? Ok, grandi maestri anche le mie ragazze del cancro. Vediamo le mie ragazze dello scorpione. 6 di spade, una persona vuole venire da te. Papessa, l'ho detta il suo intuito. Il matto. Questa persona sa di intuito che deve venire da te perché guidato da te ti vede come una maga, ti vede magnetica, ti vede attrattiva e in un'energia molto potente. Vuole anche qui fare il salto di fede, rischiare di venire da te con il 6 di spade per andare dove non ci sono più difficoltà o comunque sia rischiare di venire da te che ti vede come una maga, ti vede splendente, magnetica, enigmatica e gliel'ho detta il suo intuito che deve fare questo rischio, questo salto di fede. Ok, ok, fatemi capire qui per le mie ragazze dello scorpione. Di cosa mi parla il 6 di spade? Per molti di lui hanno ripreso il controllo della propria vita a livello psicofisico e ti vede anche, ha paura anche che ti possa perdere. Tutte le stesse parlano di persone che hanno paura di perdere. Ti vede splendente nella tua autonomia, per alcuni è una persona che si è lasciata da una relazione ufficiale, quindi ha la grinta per farlo, sì, oppure è una persona che prende l'equilibrio psicofisico per venire da te dopo che ti ha osservato tanto anche sui social. La vedo come una persona un po' immatura però, ma questo voglio dire non è un problema perché è guidata dal suo intuito, si lascia guidare dal suo intuito. Una persona magari più concentrata sulla materia lo è stato. Adesso si appresta a seguire il suo intuito e fare un salto di fede. Di cosa mi parla la papessa, per favore? Sì, sì, cavaliere di bastoni, non vedo l'ora di venire da te qua, di spostarti, grande passione nei tuoi confronti perché tu lo attrai proprio a livello enigmatico. La papessa anche qui, l'intuito gli dice che deve correre da te. Correre, grande passione. Vediamo il matto di cosa ci parla, questo rischio. Gli amanti, il rischio di innamorarsi, ragazze mie. Cavaliere, re di bastoni, ragazze, questa è una persona che la vedo per la prima volta avvezza ai sentimenti, non è stato avvezza ai sentimenti prima di questo momento, secondo me. Come ti dicevo anche prima, grande forza passionale, grande voglia di scoprire il tuo mistero, grande voglia di avere a che fare con il tuo mistero, ha una passione irrefrenabile nei tuoi confronti ed è pronta a rischiare qualsiasi cosa per sentirti proprio, per stare con te. Ok? Fammi vedere qual è la parte emotiva di questa persona nei tuoi confronti, a livello emotivo cosa prova? Ecco perché, 10 di spade, a livello emotivo lui sta chiudendo un ciclo dolorosissimo e forse ha paura di amare, ecco perché, ma si sente attratto da te in modo inequivocabile, il suo intuito glielo detta, Ecco perché vuole rinascere a nuova vita, per molte vuole una seconda possibilità, invece per altri che sono appena conosciuti, lui è attratto da te perché sei tu che gli farai scoprire l'amore, Ok, grandi per le mie ragazze dello Scorpione, vediamo quale deve essere la tua attitudine, per il tuo massimo bene e il massimo bene di tutti. Esprimiti creativamente, ragazze. Qua è come se fosse uscita una regina di bastoni, devi essere proprio nel tuo potere, nella tua magia, nella tua bellezza, nella tua armonia.
Questo è per il tuo bene e per il massimo bene di tutti. Loda il Signore, danza, canta, balla, cioè esprimiti creativamente, ok? Perché questo lo aiuta a uscire fuori da questo ciclo doloroso, eh? Vede un mistero in te straordinario, grande attrazione magnetica e fisica, eh? Ok, ragazze mie, bellissimo, grande maestria per tutte quante. Io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica tutte. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze dei segni di terra, Capricorno, Toro, Vergine. Vediamo un po' nello specifico per le mie ragazze dei segni di terra cosa accade in questa settimana, come devono adempiere al meglio, cosa devono sapere. Le mie ragazze dei segni di terra. Capricorno, Toro, Vergine. Allora, vediamo per le mie ragazze del Capricorno. Ah, abbiamo il re di coppe, ragazze, questo ti ama. 9 di denari, mi dice anche che è tornato singolo per alcune o comunque sia ha raggiunto l'autonomia per poterti manifestare questo amore. 2 di bastoni, è come se volesse programmare in merito a come manifestarti, come dirti, come arrivare da te a un programma perché adesso è tornato singolo o comunque è tornato in uno stato psicofisico ideale per poter avere stabili e saldi i sentimenti che prova per te. Ok? Adesso vediamo subito per le mie ragazze del Capricorno. Allora, di cosa... Subito regina di denari mi è uscita qui, eh? Vediamo un po', fondo mazzo. Paggio di bastoni, ti vede come una donna realizzata, incentrata nel tuo potere e piena del tuo potere e delle tue risorse. E anche qui è come se sentisse che può perderti da un momento all'altro, ricordiamo il grande monito. E sì, qua ti vede come colei con cui vuole costruire. Questo 9 di denari si appresta ad essere un 10 e si programma in merito a come. Cosa vuol dire questo? Si appresta ad essere un'energia autonoma, un'energia condivisa perché è innamorato di te, con cui, che vede proprio i presupposti per costruire insieme a te. E quindi questo 9 di denari di cosa ci parla? L'8 di coppe, ti ho detto che probabilmente ha abbandonato situazioni del passato, è tornato da solo, comunque si è raggiunto un'autonomia e vuole venirti a chiedere scusa a un cavaliere di coppe e anche aprirti il suo cuore. Per la prima volta forse. Il 2 di bastoni, questa programmazione in merito di cosa parla? Di fare la scelta, ragazzi, e qua c'è un 7 di coppe. Programmare per fare una scelta nei tuoi confronti, eh? La scelta di saltare, di rischiare. Ok, mi date l'energia di lui nei tuoi confronti, per favore? 7 di denari, qua o sta aspettando affinché possa seminare nuovi frutti, quindi c'è un altro po' di attesa, affinché possa manifestare questa concretezza perché da poco è tornato o single o in uno stato psicofisico, ecco perché qua c'è un 7 di coppe, non vuole sbagliare la scelta e programma in merito, quindi l'energia è quella di attendere il momento giusto per seminare nuovi frutti con te. Cavaliere di denari mi parla di un'altra attesa, però concreta, capito? Non vuole sbagliare un colpo, ha capito che ti ama, è pronto adesso a condividere la vita a te che sei la donna con cui vuole costruire. Ok, vediamo un attimo le mie ragazze come devono approcciare la loro persona del cuore. Come devono approcciare la loro persona del cuore, le mie ragazze? Camminare con audacia verso un futuro dorato. Confida nel Signore con tutto il cuore, in tutto quel che fai, pensa a Lui ed Egli ti indicherà la strada. Ragazze, dovete aprire il cuore e confidare in un futuro dorato con questa persona e anche nella vostra vita e chiedere al vostro Santissimo Angelo Custode, nel qual caso vi trovaste in difficoltà, per farvi arrivare le intuizioni giuste. Ok? Ok, benissimo per le mie ragazze del Capricorno. Ok? Adesso passiamo alle mie ragazze del segno del Toro, la tua persona, il tuo cuore e i tuoi confronti. Torre! Forse c'è stata una torre la settimana scorsa ed è questo il residuo? Vediamo un attimo. Il mondo! Oh mamma mia, 6 di denari. Ragazze, qua lui vuole chiudere, magari irromperà, per coloro i quali non si vedono da un po' di tempo, irromperà da un momento all'altro per chiudere un ciclo
di difficoltà e per riportare l'ordine col 6 di denari. Qua ti vede come una persona completamente realizzata che sta bene con se stessa e qua lui anche qui ha paura di perderti e vuole chiudere questo ciclo di alti e bassi o comunque sia qua vedo una persona che è completamente definita a irrompere nella tua vita in qualsiasi dinamica, per darti quello che tu gli hai dato e di cui lui si è reso conto fino a adesso. Qua è possibile per molti di voi che ci sia un'irruzione sua che va a chiudere un ciclo vecchio del passato, oppure c'è stata una torre, c'è una chiusura prima che ha destabilizzato, adesso lui vuole riportare l'ordine e chiudere con questo ciclo di destabilizzazione. Vediamo un po', qua sono necessarie delle specifiche. Di cosa mi parla questa torre? Sì, un re di spade. Molte di voi la torre c'è stata in passato, una rottura c'è stata in passato, una freddezza che ha seguito a questa rottura. Regina di spade e re di spade, sì, c'è stata una rottura, me lo confermano. Lui vuole riportare un equilibrio qua. Il mondo di cosa parla? Asso di spade, vuole parlarti affinché si possa tagliare ogni cosa che non serve e riportare l'equilibrio. Re di denari, questa volta lo fa da un punto di vista concreto perché vuole costruire insieme a te. Il 6 di denari di cosa parla? Sì, 4 di bastoni, ragazze mie, vuole celebrare l'unione insieme a te, stare con te, proprio ridarti la stabilità. Dove prima è scappato, si è dileguato, non ha confessato quello che provava perché non era in grado di assumersi la responsabilità. Questa è la sua energia, eh? Vediamo qual è l'energia invece dei sentimenti nei tuoi confronti. È ossessionato da qualcosa, il 9 di spade. 5 di spade, magari si è comportato veramente male, ossessionato dal voler rimettere questo equilibrio che abbiamo visto perché si è autosabotato da solo. Ancora cosa prova per favore verso di te? Il sole ha una chiarezza in merito, vuole parlarti perché ha chiaro quello che prova per te. Dopo una pausa che c'è stata, ragazze mie, Ok, va bene, qua c'è stata una rottura, una pausa, qualcosa, si è meditato tanto, adesso ossessionato da riportare l'equilibrio, a te ti vede già nel tuo splendore. Vediamo un attimo, è molto come la stessa generale qui, come ti devi comportare tu? Qual è l'attitudine che devi avere nei confronti di questa persona? Trova il tempo per lavorare, riposare e giocare. Qua ti dice di stabilire le tue priorità. La bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Qua ti dice di viverti, di continuare a vivere quello che stai facendo perché ti vedo come 6 di denari, anche le carte sono evocative qui, no? Lui che cerca di trovare la strada perché già ti vede piena nel tuo equilibrio e nella tua bellezza, ok? La carta qua ti dice di continuare a mantenere questo monito e focus su di te e di aprirti comunque sia all'avventura, però il senso qual è qua? Di vedere quello che ha da dire. E ricordiamo il grande monito che qua c'è il perdono, cioè lui è un aspetto di te, qualsiasi cosa abbia combinato, che ti serviva a vivere in quel momento affinché tu avessi il successo e la realizzazione spirituale dentro di te. E qua il monito generale ci consigliano di fare un salto di fede, cose che non abbiamo mai fatto, ok? Quindi fedele alla tua freschezza e bellezza ritrovata, apprestati a questa persona in modo sereno, in equilibrio, come dice il 6 di denari, ok? Chiudendo le difficoltà del mondo che ci possono essere state, se lo reputi opportuno, ok? Ok, grandi maestre anche qui le mie ragazze, vediamo la Vergine, 7 di denari, qua c'è un'attesa per risposta a un nuovo investimento, affinché si possa avere una nuova stabilità d'amore, 4 di bastoni, 10 denari, una famiglia addirittura. Qua c'è una persona o che ha aspettato per darti la stabilità familiare e l'unione, la stabilità, la felicità che è qualcosa di inimmaginabile, o sta aspettando ancora per seminare i frutti di tale intenzione. Ok, vediamo subito per le mie ragazze della Vergine. Vediamo qua. Il 7 di denari di cosa parla per le mie ragazze della Vergine? Sta aspettando il 5 di bastoni. Qua alcuni sono impegnati e si stanno lasciando affinché si possano seminare dei frutti puliti insieme. Altri stanno aspettando per seminare o hanno già aspettato affinché mettessero in accordo tutte le parti di se stesso. Sì, la ruota, affinché ci sia un cambio con le disarmonie interne e si possano seminare nuovi frutti. 4 di bastoni di cosa parla per le mie ragazze della Vergine? L'8 di spade, il sentirsi incapaci, il non vedere quanta opportunità questo rapporto ha di manifestare la grande stabilità d'amore. L'eremita, qua per alcune di voi, lui fa silenzio ancora perché sta trovando l'illuminazione su come può
uscire fuori da ciò che gli impedisce di manifestare la sacra unione con te. Vediamo un attimo il 10 di denari, per favore, di cosa parla. 5 di coppe. Qua c'è stato un abbandono dei sensi di colpa connessi, ecco perché sta attendendo affinché ti possa dare qualcosa di concreto a lungo termine. 2 di spade, tanto autosabotaggio e indecisione su come darti una famiglia. Allora questa persona sta aspettando il momento giusto per seminare nuovi frutti insieme, che parlano di stabilità, di celebrazione della vita insieme e stabilità concreta familiare di 10 denari. Ok? Vediamo qual è l'energia sua nei tuoi confronti. La stella, sei il suo sogno. Si sente guidato, il massimo desiderio è realizzare l'unione con te. 5 di denari, perché c'è stata una perdita e grazie a questa perdita lui ha realizzato in se stesso questa cosa che vuole con te. Ok, grandi le mie ragazze della Vergine, siete proprio il loro sogno, lui si sente guidato in questa relazione, non c'è nient'altro che lo frena. C'è una sanazione in corso, abbiamo qua tempo di fare un sonnellino, sta reprimendo un perdono anche qui. Ricordiamo il grande monito, adattiamolo sempre alle nostre specifiche, ok? Quindi questa settimana per le mie ragazze della Vergine, lui nei tuoi confronti cosa vorrebbe fare? La papessa, seguire il suo intuito, mi dice. Per alcune sta in silenzio e segue il suo intuito, per altre segue il suo intuito e fa qualcosa, paggio di coppe. Un gesto d'amore. Dobbiamo adattarla, ragazze, perché siamo tantissime. Ok, grandi le mie ragazze della Vergine, anche questa settimana fatemi vedere un attimo come si devono comportare le mie ragazze della Vergine nei confronti di questa persona, qual è l'energia che devono utilizzare. Rimani in silenzio, mi dicono. Cioè, rimani in silenzio così sentirai la voce dell'amore. Questa è una carta che ti sta dicendo sia lui sta seguendo il suo intuito con la papessa affinché possa sentire quel paggio di coppe, la voce dell'amore che lo spinge nei tuoi confronti ad aprire il cuore, sia questa ti dice tu per non sentire la mente e per sentire quello che sente questa persona per te, devi connetterti con la tua guida interiore. Che ricordiamo qua il grande monito, purificazione spirituale, fare qualcosa che non hai mai fatto, perdono, eccetera. Qua devi sentire l'amore che questa persona ha per te, sentendo l'amore che tu hai per te stessa. È chiaro, no? Wow, che grande maestria, tutte maestre, oddio, vi adoro ragazze mie. Quindi ragazze mie, abbiamo fede in questo grande monito, questa settimana si preannuncia ancora l'insegna della nostra grande maestria ritrovata. Noi ci abbracciamo tutte all'insegna veramente del nuovo tempo, siamo tutte unite ed è meraviglioso. Quindi ragazze mie, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica tutte. Mua!